Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. La scorsa volta vi ho tenuto nel mezzo del livello 14 e oggi non ho recuperato tutto, però sto provando a fare il livello 14, ho provato un pezzo offline e la parte che la volta scorsa siamo persi, visto che comunque la chiamo una walkthrough, si fa per dire perché non è una roba precisa e fenomenale di un giocatore che lo conosce, purtroppo, però almeno so che ero arrivato qua. La volta scorsa mi ero bloccato, ma dove si va? E ovviamente si va di qua perché non te lo fa vedere. Guarda Lio, ti presento, ciao Lio, è con me da un po' di tempo che mi tiene compagnia. E guardate, è dietro lo schermo, dove non si vede nulla. Stavo per dire una brutta parola. È l'inquadratura che è stronza. Guarda. Allora, e comunque Da notare che lui con questa nuova arma che ha, ora non mi ricordo. Ma finite di ammazzarmi, brutti. Cavolo, io sto gioco purtroppo è una di quelle saghe dove perdo la pazienza. Mi chiedo scusa, ragazzi, ma sono umano anch'io e come ogni umano va radio anch'io. Con la nuova arma che ha adesso, adoro. A un certo punto lui, quando è fermo, si mette a fare il coso stile Street Fighter. Ciao, sì, lo so, fa annuncio. In realtà è quello di Bruce Lee, che lo faceva Bruce Lee in alcuni film. Ciao Leonardo, è tempo di salutarti come si deve. Buon Pomerania, buonasera Anna di Skyrim. Dimmi? Da quando ho scoperto che hanno fatto i film postumi di Bruce Lee, ti giuro. Ma in che modo hanno fatto i film postumi di Bruce Lee? In che modo? Altri attori che hanno detto di essere Bruce Lee, immagino. A parte quello, hanno fatto in... Xinkai! Un attimo che c'è Xinkai, non me l'aspettavo! Xinkai alle 4:40. E io ho visto che non facevi la live da te, ma pensavo che eri andata a fare un viaggio in spiaggia, a scappare dalla follia di oggi, perché oggi si soffre, ecco, devo abilitare il bot di sound, così posso fare anche di shoutout. Altrimenti non riesco da qua. Ragazzi, oggi è Devil May Cry. La scorsa volta erano le 7:10. Non ero riuscito. Ti piace questa maglietta? È molto strettina, ma ci sta. Vabbè. È una di quelle magliette proprio. Ho detto, ma no, non è sportiva, ma non è neanche elegante. Quindi quel tipo di maglia che va bene per me. Guarda, mi sono proprio contento così. Un attimo che faccio il shoutout. Allora, Sinkai 2. E Lio, ecco qua, così ci siamo ragazzi. Che bello vedere Leonardo. Ciao Stroma Channel, ciao, un abbraccione. Sono qua, ho fatto un pezzettino offline, so la strada e poi i prossimi livelli non lo so. Avevo visto una cosa nei commenti, gente che diceva il gioco lo amiamo, il gioco è adorabile, non c'è nessun dubbio che la gente adora questo gioco, è bellissimo, però quando ci si perde si perdono ore. Specialmente si cerca sempre di non guardare le guide, però a volte la gente va a finire a vedersi la guida perché non hanno più pallida idea di dove andare. Comunque ho capito più o meno dove devo andare stavolta. È frustrante, sì. Quello, poi ripeto, non è una lamentela eccessiva, penso che si possa dire, perché da quanto io di recente avevo giocato il 5 e il 5 non mi ha dato quel tipo di problemi. Sì, era un po' confusionario delle zone interne, tipo labirinti demoniaci, ma non è una roba terribile. Intanto guarda che bello il nostro Beowulf. Ma che spettacolo. Ecco come castigliamo sta gara. Sì, è come il nemico che abbiamo sconfitto. No, comunque se posso, Jack. Ma io certo, personalmente... Con me c'è il buon Lio The Wolf che... Buonasera a tutti. Io personalmente, se uno utilizza una guida, io personalmente ma tu lo sai che ad esempio la guida che uso io su Persona 4 non è una guida che ti dice come battere i boss, c'è solo per arrivare a fare il 100% delle cose, per avere tutto, ma non ti dice nulla sulle strategie dei boss, non ti dice devi fartelo te, però se ti serve tutta la cosa accompagnamento, se ti aiuto, ti serve però aiuto. non ti diciamo come si battono i boss, te lo devi no, fare. È che molte volte ci sono quelli lì che dicono ma io riesco a farlo tutto da solo, senza guide, senza aiuti, senza ho sbagliato strada? Non era questa quella giusta? Ma no, ma di nuovo si sono formati i nemici.
Ma qua non ci sono altre strade. Se una persona in quel momento che sta giocando si trova in difficoltà, non c'è bisogno subito di dire io sono più forte di te perché non seguo la guida. Ecco, è come se ti arriva uno e ti viene a dire io ho la macchina sportiva. Ma infatti me lo vengono a dire anche gli amici, ma io ho la macchinona, e c'ho il BMW, e c'ho questo. E ti dicono, io la macchina mi si è rotta, mi si è rotta la macchina, che devo dire? C'avevo la Fiat, bellissima Fiat, ma si è rotta, tutto si rompe nella vita. Jack, penso che dovresti andare in quel fascio di luce. Sì, sono andato. Ok. Ah no, prima di andare qua, alla strada giusta, voglio prima andare di qua, perché volevo vedere se riesco a trovare ovviamente una cosa che mi serve. Cioè, quando siamo andati la scorsa volta davanti dove è stato distrutto... Lo so, Leo, però molte volte ci sono giochi... E invece stavolta sono uscito senza voler uscire. Volevo tornare là che c'era una stella gialla. È finito il livello, guardatemi il film, la scena. È stato sto zitto un attimo. Dipende, Leo. Lo so, ero lì! Era tardissimo, infatti mi sono beccato per rimprovero. È tardissimo! Lo so, ragazzi. I miei orari. A me mi piace. Civilization. Che tamarata film d'azione. Ma mi stai dicendo che tu non hai mai scalato una torre con una moto? Ma in che mondo vivi, io? Ma in Sicilia non fate queste cose. No, noi tranquillamente quando c'è l'eruzione dell'Etna saliamo tranquillamente. Appunto, con la moto dentro il vulcano, no? Io, Xingai e altri un paio di amici nostri saliamo fino a lì e ogni volta che c'è l'eruzione scendiamo a velocità. Da buono che oggi, a proposito di Enna, avevo visto le profezie di Edgar Cayce che quando l'Etna erutterà contemporaneamente con un'altra cosa che sta dall'altra parte del mondo, le zone circostanti quei vulcani verranno distrutte, porco cane. Tu ci scherzi. E dice, vabbè dai, ma questo qui avrà sbagliato qualcosa. No, lo sai perché? Al momento non ha profezie sbagliate. Al momento non è qualcosa. Perché anche moltissimi vulcanologi, anche scienziati, sì, hanno fatto questo tipo di cose. Dice che nel sciagurato caso... La moto di Lady, è vero, non è quella di... Oddio, gli ha appena distrutto la moto. Gli abbiamo appena distrutto la moto a Lady. Qua chi c'è? E Lady se la fa... col cordino. Lui si è scalato tutto con la moto. Lei si usa il cordino. Io adoro Lady comunque. No, ma allora... L'hai vista la serie TV? Stroma, l'hai vista la serie TV? Come ti devo chiamare? Stroma? Come vuoi, per Stroma a me viene in mente la bellissima produttrice di film, ovviamente, Stroma. Io ti avevo chiamato Ema, poi non era Ema, era Amo, ma non posso chiamarti Amo, perché Amo te lo deve dire la tua metà, non io. E quindi non so proprio come... Cioè, se vuoi che ti chiamo Stroma, guarda che stronzo che adesso Stromae! Ah, ma la Stromae, il cantante! Io pensavo fosse un canale dedicato ai film della Stroma, sai? Cos'è che ha fatto la Stroma, tu che sei più esperto di me di cinema? Dimmelo, tu che sai tutto, Dio. Noemi, ok, Noemi, va bene, Noemi. È il nome che ricorderò sempre. Non è vero, perché la mia amica Noemi la chiamavo Naomi. Ciao Naomi! No, mi chiamo Noemi! No, in realtà non diceva, mi piace il nome Naomi, però mi chiamo Noemi. Va bene, piacere. Cantante, ma lo so, perché ho visto anche delle belle canzoni, infatti. Sì, conosco. Questo è giusto, Xingai. Quello che hai detto è giusto. Di più è che se tu lo usi, sai, dici, per trovare, faccio un esempio, per trovare un easter egg, faccio un esempio. Personalmente, se tu lo vuoi trovare e vuoi utilizzare, quasi, per me problemi non ce ne sono, perché comunque sai, dici lo studi, poi sai, arriva un amico che ha lo stesso problema, tu ci vai e ci dici guarda, si fa in questo modo, si fa in questo modo. Dragon Tea Dintei, sì, è la canzone dei... Sì, era un po' diverso il nome. Dragon Tea Dintei
che è detta anche Numa Numa, ma è ovviamente Dragontea di Stay, La della canzone Romania. Jack, la canzone estiva dei nostri anni. Sì, io c'era, infatti vedevo sempre quando c'era il video che arrivava Lio, che faceva Wine. Sì, certo. Vabbè, ma io ragazzi ho un amore per la musica internazionale. Oh, chi sono gli angeli? Anche nel 3 ci sono gli angeli. Questi allora sono i famosi Fallen Angel, gli angeli caduti. Aspetta, fa vedere. Se ti dico Fallen Angel, chi ti viene in mente, Lio? Dai, Fallen Angel. No, pensavo da fan passante di wrestling. Mi dicevi un altro. Perché Lucifero è un angelo caduto. Sì, vabbè, ok, ma io pensavo parlassimo di wrestling. Parliamo sempre di wrestling. Mi viene in mente The Fallen Angel. Bravo, vedi che mi è venuto anche il primo pensiero che ho avuto anche se personalmente per me Christopher Daniels rimane quello vestito da nazista, lui e Asuka quando avevano quelle avevano il loro team di nazisti era fantastico. Ma oddio, non ti faremo cioè, mai non erano proprio nazisti. No, non diciamo neanche quella parola prima che YouTube, anzi perché a noi non ci piacciono e quindi assolutamente dobbiamo dirlo. Non c'entra nulla, ma dobbiamo dirlo lo stesso. Ma che poi questi sono i famosi nemici che ti passano attraverso lo schermo. Io ho visto la serie, mi sono poi appassionata ai giochi, quindi sei partita dalla serie ai giochi, ma magari che è una bella idea. Sono contento quando fanno serie così. Una persona che conosco pensa che ha conosciuto One Piece solo tramite la serie di Netflix e poi si è sparata la serie e adesso è già parecchio avanti dopo Dressrosa e pensa che partire dalla serie TV, quindi cosa significa? Che appunto partire dalla serie non è male, cioè voglio dire ti aiutano a conoscere meglio. La stessa cosa era successo ad altri con Yu degli Spettri, Yu Hakusho, che era fatto una serie abbastanza buona. Scusami, leggiti l'ultimo commento di Xingai. Vedremo prima o poi Jack frustrato da YouTube come dire. Sì, e vedete YouTube che mi mette il banhammer perché Dio dice ma sai, questo qui era vestito da no, io non c'entro niente con loro. L'algoritmo di YouTube ha detto che questo qui, quindi Jack non è Max, si veste da no, non è vero, fa saluti strani, no, non lo fa, ma saluto in maniera strana quando arriva Andre perché lui parte questa musica qua. E questa non c'entra nulla con quelli, ovviamente, perché questa musica è ovviamente egiziana. Io faccio così. Poi, dico, la rotazione. A parte che io mi immagino, leggendo la scena, la cosa detta da Xingai, mi immagino sta scena dove ci sono i direttori di YouTube che ci pagano di continua a me come io ripeto, visto che un caro amico del canale è stato bannato per una settimana per aver portato Alan Wake 2, ha detto ma io non ho visto cosa succede in Alan Wake 2, non lo so, mi è stato raccontato parzialmente da Kevin, ma ha detto ma è una roba da niente, c'è sto tipo qua col ding ding dong che va in giro, si alza dall'acqua e il ding ding dong, allora ding c'è dong, sta scena, il suo trallallà, il ding ding dong, è una citazione questa. Ho capito. Il suo gioiello. Vabbè, non so se è un gioiello, non l'ho visto. Io ho capito la scena qual è perché è proprio l'inizio del gioco. Si è vista, l'ho vista qua su YouTube. Però sinceramente non è che si vede tanto. Al massimo si vede che magari non descriviamolo, Spara i ragnetti. È vero, infatti mi hanno tolto un po' di energia. I ragnetti, cavolo, io penso che ho chiamato un gatto ragnetto, ma non c'è nulla con i ragni, però. Il ragnetto sembrava un piccolo ragno, poi è diventato gigantesco. Ora non c'è più, però era un bel bestione cicciottello, Oddio, questa missione è quello che hanno scritto nei commenti, ma io non so nulla, quindi non ho idea di cosa sia sta missione. Però avevo letto il commento più in evidenza era: questa missione mi ha fatto considerare di mollare il gioco, però poi ho aperto la tua guida, non mia ovviamente. Io di guida ogni tanto mi scrivono perché ho fatto una volta, non so perché ho avuto questa idea, mi ero bloccato in un enigma di Uncharted credo 4 e ho deciso di imparare l'enigma come si faceva e pubblicare una guida. Oh, guarda chi c'è! È un drago sta roba, cos'è? C'è un occhio di drago, amore di due oggetti. La stanza accanto. Vabbè, la stanza accanto, ok, ci posso arrivare.
Sembra la testa di un drago incastrata nel... Eh sì, io ho paura che fa tanto faccia da boss quel nemico lì, però qualunque cosa sia. Ma non sai mica il Leviatano, la testa del Leviatano. Allora Leo, il fatto non è nemmeno colpa di quelli lì, ma di Ma io più non so della cosa è Rai successo, ragazzi. che mentre che c'è la cerimonia d'apertura mandi in onda il telegiornale, non si poteva aspettare 2 minuti, no? Subito hanno tagliato questa metà Tu e non poi... sai come che gli sponsor ci perdi, hai un contratto che qualunque cosa costi deve partire la pubblicità a quell'ora lì. È terribile, i contratti sono No, ma veramente... allora non è il fatto di pubblicità, Jack. Ah, devo girare la È che torre ogni proprio volta. durante la cosa hanno fatto partire il come si chiama? Hanno fatto partire il telegiornale, sai, senza nemmeno aspettare, che ne so, quei 2 minuti che finiva, perché era praticamente verso la fine. Lo hanno fatto partire facendo perdere a molti italiani tutta la parte del finale. Oh, è E vero, non ho zone. Questo non c'era prima. È vero. Allora, praticamente ha ragione Xinca e dice: il gioco è stato ufficializzato, è permesso per trasmetterlo su YouTube. È trasmesso su YouTube e poi ti spunta il ban. Io dico, vabbè, gli metti che il video diventa 18+. È successo anche a me, ragazzi, di beccarmi 18+. Non c'è nulla di male, ragazzi. Se il contenuto è 18+, lo metti. Ma non bannarmi la persona, dai. Non bannarmi la persona. non è nemmeno colpa dei moderatori, è colpa dell'IA. Ora, essendo che E tu puoi fare contestazione, ma cosa cambia se tanto dopo una settimana? Non te la fanno subito, ci vuole una settimana. No, ma non è solo questo. No, ecco, questi sono i nemici che mi piacciono di meno. E questi nemici, essendo che si moltiplicano, io non sopporto. A me è successo più di una volta, Jack, che io stesso ho segnalato canali che praticamente... Anch'io, ma non ha servito a nulla. Più danno che altro. Non hanno assolutamente... Cioè, YouTube non ha fatto assolutamente niente. E tempo fa un cretino mi ha segnalato, vi giuro, mi ha segnalato... ma... Sì, lo so, è quello dell'omaggio che tu hai fatto. Un omaggio a favore di chi non c'è più, ricordiamolo. Persone che hanno subito una grande tragedia. Mi sono trovato con il canale... Non dire per un motivo. No, mi sono trovato con il canale all'inizio come di tutto, ovvero con il canale fermo a bannare. Poi di colpo a colpo il canale era stato sbloccato perché YouTube aveva capito l'errore. Però un altro che conosco io, ragazzi, non so per quanto tempo, gli hanno bloccato la possibilità di mettere dirette, di fare dirette, per aver fatto scherzosamente un dito medio in diretta, ragazzi, un dito medio in diretta a un amico. Ma è assurdo. Assurdo, ragazzi. Cioè, è una delle ragioni più stupide, che se non mi avesse mandato il coso non gli avrei mai creduto, che era per quel motivo lì. Ma figurati, mi ha proprio mandato che c'era quello che era quello. Non è solo questo, Jack, come tu ben sai, io per un periodo ho anche... Io ti giuro, io ho portato uno sparatutto abbastanza volgare, devo dirlo. Ma qual è? Qual è? Ti giuro. Grezzo. 2. Sì, 2 e poi l'altro che se forse arriverà sul canale, forse. Il 2 però è pericolosissimo, perché lì quello non è accettato. Io ti giuro, non ho mai ricevuto, mai. Perché non avevi mostrato quel contenuto per cui era bannato. Un po' come le Visual 9, ragazzi. Visual 9 erano nei caricamenti. Nei caricamenti ci sono scene abbastanza forti. E io non sapevo come censurarle, perché o censuro tutto. Sono morto, bene. Non è un problema. O censuro tutto il menu, o non so come fare. Dura. Ma comunque anche così, però, sono sempre quei giochi. Quello è uno di quei pochissimi giochi che stanno nella lista che YouTube ti dice no, ti prego, quello no. È uno dei pochi, perché non sono tanti. No, ti dico questo. Fatto, non mi ha fatto storia assolutamente. E già la prima parte del gameplay, dire che c'erano tanti blasfemi era dire poco. Ne ho portato un altro. Cioè, blasfemo sì, indubbiamente è un gioco blasfemo, non possiamo dire di no. C'erano punti, non del gioco, no di Greg.
ma di un altro gioco che ho portato che assolutamente non c'era niente di blasfemo. A me mi sono beccato una cosa brutta, non così grave ovviamente, perché nell'immagine avevo mostrato un bug di Mafia 2. E nel bug il personaggio, se tu gli metti il cappello del protagonista dell'1, gli si incastra, nelle scene gli si incastra dentro la testa. E non è una roba orrenda, questo qui è considerata violenza grafica. Ma come? È un bug, no. Ti fa ridere, non è un... A me è successo sta cosa qui. Non mi ricordo quale cosa era. Vado proprio a caricarlo, cioè aveva finito di caricarlo, prendo il cellulare per mi spunta e il video è stato bloccato completamente. Raga, è un gameplay, un gioco per bambini. No, è stato bloccato per violenza. Quale violenza? Vado a vedere la scena, Jack per non sacchiotto che dà una colpi mazza da baseball a un altro personaggio. Scusami, ma è Danganronpa, non è per bambini. No, ora non mi ricordo. Magari se YouTube ti dice non trasmettere un tipo di contenuto un gioco, ci può stare, la scena è stata messa ufficialmente. Hanno permesso Hatred! È uno dei giochi più orrendi, più crudi, inutilmente, lasciatemi dire inutilmente. Penso che sappiate, ma lo dico inutilmente. Vediamo adesso cosa c'è da sta parte qua. Oh, che bello. Giusto, il single. È un po', sai, ti faccio un esempio. C'è una scena di... No, basta ragni. E a me non dà fastidio i ragni. Di più su PSP perché qua su PC un poco mi dà problemi. Ma tu Xinkai non hai mai avuto problemi, a parte che penso di no, però anche con i giochi strategici so che alcuni hanno problemi, poi lo punto. No, non voglio morire qua. Ma no, morto come un cretino. Guarda. Ad esempio, il Padrino, ti faccio un esempio. Il Padrino, 3/4 delle scene sono esplosioni, diciamo così, attentati. No, non diciamo. Assalti tra gangster. Vabbè, magari non diciamo cosa contiene, lo potete immaginare. Però ha anche dei difetti, però anche dei difetti, questo è bene. Io ad esempio, quando tu mi hai detto, perché sono tornato qua? Quando è stato l'atto ieri, che mi hai detto, sai, mi piacerebbe portare Mafia Terra Madre. Certo, lo penso sempre. Allora, io ti direi, ci può stare, però stai attento già dall'inizio. Perché? Ciao Simo. Ciao Simo! Dai che oggi si muore Simo. Per chi ci ha giocato, l'inizio si vede una cosa della schiavitù dei bambini oh mio Dio. Proprio le cose che non piacciono a YouTube. Però allora non si vede proprio la scena, non è che non si vede la scena, cioè non si vede proprio questi cose. Però c'è un punto. Vabbè, no, ma non descriviamola, io lo sai già che. E un altro di più, lo sai dove forse ti potrebbe dare qualche problema? Diciamo in una piccolissima, sono proprio 30 secondi. Sì, ma io più che altro sto cercando di saltare a muro, ma mi beccano lo stesso. Fai vedere se tanto qua l'ho girato bene. Io non so esattamente quant'è che deve stare. Qua sono sicuro che l'ho già preso il coso, quindi lasciamo perdere. Io penso che ogni volta che giri ti gira quella cosa, ti cambia. Non so quanto devo girarla io, non so. Perché questo te lo fa più girare. Ok, stavolta l'ho evitata così. In questa direzione le evito, nell'altra no. Mi spiace evitare dei nemici, io di solito sono quello che combatte contro ogni cosa. Comunque volevo rispondere prima a Leo, che poi non gli ho potuto rispondere, certo, per il fatto del PC. Leo, mi mancano 80 euro per prendermi il PC nuovo. Mi mancano 80 euro, però ancora dovevi averne anche altri per... Beh, io comunque sei vicinissimo, sei vicinissimo, Vabbè, Jack, anche tu sei vicinissimo, ti manca solamente un 20%, anzi il 26%. Ma non è... No, io non sono vicino perché... No, non hai capito. In realtà i soldi ce li ho già da parte.
ce li ho già da parte i soldi, ovviamente qualcosa poi recupererò, ma nel senso non è quello il problema mio, il problema mio è un altro. Qui c'è qualcosa. Come ho fatto? Non prendo. Ma dai. La stella verde? Stella viola. Comunque c'è una cosa per curiosità. Ti vedremo mai portare un gioco, ad esempio Dispatch? Solo per curiosità. Dispatch? Poi sì, mi piace, non lo voglio prendere adesso per pagarci 60 euro, no, 40 euro. No. Il pezzo in alto, preso. Per quello lì, vero, il pezzo in alto. No, non ho preso, ho mancato qualcosa. Oh mamma, ho perso qualcosa. Questa mappa. Non lo so. Dico più avanti, non adesso. Qua c'ero già stato, è proprio qui che devo andare. È giusto. No, perché non so se lo faranno mai un sequel. Però sarebbe bello un sequel di Dispatch 2. Di Dispatch. Ma non lo so, comunque poi vediamo. Allora, è successo le segnalazioni di rosso. I combattimenti la parte gestionale me la fa passare. Che gioco era? Sì, ti ricordo. Questa è una cosa che fammi leggere, vediamo se... Sì, queste le posso evitare almeno. Per segnalazione nei commenti. Ah, ma ci sono loro che mi lanciano! Era troppo facile per essere vero. Sì, invece a me è successo, lo sai cosa? Mi è successo con l'ultimo gameplay che caricavo prima che il computer, diciamo così. Ma se mi si spawna! Ma se mi spawna qua, non posso. Dico che decidessi di non caricare per ora il. Cioè vengo da tanti anni di Tomb Raider. Con tanti anni di Tomb Raider dovrei essere diventato capace. Veramente io ricalco, siamo 2 su 3. Il fatto con me mi dice sempre. Questo come si... questo video non può essere monetizzato nelle seguenti città. E mi indica la città dell'est Roma. Ma sì, non sono città, sono proprio paesi. Ma a me che no, tu non ci crederai. 3 video anche così che sono città dell'est Europa ti butta giù. Tu non ci crederai. Vorrei tanto che spero che ho 3000 video con sta cosa qui. Lio, tu non ci crederai. Non puoi avere nessun tipo di monetizzazione se non togli queste cose. Devi rimuovere ora solo per le musiche. Per delle musiche che sono nei giochi. Guarda, io avevo problemi con una certa nazione con la R. È uguale. Anche a me mi spunta lo stesso. E per colpa loro, visto che YouTube per come funziona, devi avere la cosa globalmente accettata, altrimenti se tu arrivi a 1000 e ottieni la monetizzazione, ti trovi che non puoi averla per 90 giorni e poi anche per chissà quanto, per questa cosa qua. Jack, personalmente non mi interessa. Ma come ce l'avevo già preso? Sono venuto qua per niente. Jack, preferisco... Ma che canzoni sono? Scusami, che canzoni sono? Del gioco? Allora, no, di più, allora, se non mi sbaglio mi fece più un problema quando quei tempi, quando utilizzai, mi sembra una musica, vabbè, quella era copyrightata, però me l'avevo scelta io. Vabbè, ma erano anche tempi dove una volta era più permissivo e dopo sono arrivati copyright strike. Io ragazzi portavo le musiche di Final Fantasy, perché io sono fan di Final Fantasy, e avevo messo le mie top 50. Grazie Leonardo. Lo so, ci ho provato, ma in questa posizione qua sono scomodo da qua. Mi devo solo chiedere se ho bisogno di colpire ancora una volta questo, o se posso provare ad andare su senza toccare questo. Ho capito che questo livello fa sclerare la gente, non è perché sia difficile il livello in sé, cioè poi si muove, infatti. Perché è un labirinto. Ma poi un'altra cosa, c'è. Ancora non ce l'ho fatto. Allora, come ti stavo dicendo, la maggior parte di queste è perché qualche volta ho utilizzato canzoni copyrightate, ma era più per intro o per auto. E pensa che invece per gli short è permesso fino a un certo punto, ovviamente sono demonetizzati se tu la usi, ma è meno aggressiva per gli short. Perciò vedete per gli short. No, io con gli short ho sempre la fortuna che. Perché alla fine lo short è un po' la versione alla TikTok, per intenderci. Ma voglia! Guarda che. Sono proprio così sti cosi. Poi non so neanche se mandandomi su mi manda nel posto giusto.
internazionale, esatto. Ma non solo quello, sì, è che quelli, cioè, ogni volta ti sfunda il tuo video non può essere monetizzato perché ha i copyright in questo paese. Ma scusa, Sinkai, tu con non la lo sai, situazione che si c'è. sempre quel paese lì. Tu non lo sai. Fra l'altro, quelli che hanno come residenza quel paese lì sono demonetizzati. Per tutta la durata c'è scritto di un certo evento, sappiamo tutti, per tutta la durata di quell'evento lì sono demonetizzati. Io conoscevo uno veramente veramente bravissimo che assolutamente non parlava di quelle cose, assolutamente non parlava di quelle cose lì. Ovviamente è nei casini perché è nei casini perché si trova demonetizzato, non ha più fatto video su YouTube. Cavolo. No, ma allora, il fatto cioè, che veramente questa cosa qui, a parte che personalmente no, non voglio stare né dalla parte di uno né dalla parte dell'altro. No, proprio bisogna proprio evitare l'argomento, te lo dico per YouTube. Così. Pazienza, ti chiedo scusa, Lio. Ma proprio. No, ripeto, sì, mi segnala scena ufficialmente confermato. Ma no, ma infatti, guarda, Xinka, io ho avuto i miei problemi, sono stato 90 giorni col canale demonetizzato. No, Leo. Potevo ricevere le sub, ma non potevo. Vabbè, ma non è che onestamente non me ne ero neanche accorto perché i tempi di pubblicità erano talmente poche che non te ne accorgevi neanche se c'erano o non c'erano. Ti faceva 30 secondi ogni tanto quando aprivi e poi non ti faceva più nulla fino a poco tempo fa. Se vi ricordate su YouTube, io non sono uno che ci mette pubblicità ovunque, non è che ci guadagni così tanto, avessi 3.000 persone. No? Ma oltre questo, Jack, secondo te è normale, perché molti se ne sono lamentati, è normale che ogni 10 secondi, non vi sto dicendo, ma da me non ci sono 10 secondi, perché io sono un youtuber piccolo, ma se dovessi diventare un youtuber grosso me ne troverei ogni 10 secondi fanno partire una pubblicità, raga, non è normale. Cioè, vabbè che tu vuoi... Ciao Matteo, raccontami un po' di Shin Megami Tensei, ti prego, sono curioso di vedere come va. Ma quindi vuoi far pubblicità? Vabbè, ci può stare, ma non mi puoi mettere in 24 minuti di video ogni 10 secondi una cosa. Però nei miei non succede questa cosa, è quello che ho controllato da me. No, non sto dicendo con te, non sto dicendo. Sai, però ti spiego, perché una persona globalmente i YouTube ascoltami, non è quello, è l'impostazione consigliata per i canali grossi. Esiste questa opzione che veramente ogni 10 minuti ti puoi far partire gli ad. Vale la pena abilitarla se sei un canale come WatchMojo, un canale grosso, sì, perché la gente si iscrive, sono canali stranieri, la gente si iscrive, è brutto da dire, però per loro va bene, ma loro sono persone che hanno, ripeto che sono numeri che in Italia manco li vedi, numeri del genere. Un attimo Jack, volevo leggere quello che ha detto Xing. Ok, tranquillo Matteo, voglio leggermelo con voce alta, per favore. Io che sono tedesca, ti posso dire che molti dei giochi serenamente accettati in Italia non possono essere venduti in Germania. Però poi, come hai detto te, Jack, passano giochi e video anche peggio. Da allora, ad esempio, Wolfenstein è bandito. Lo so. Perché? Perché ha dei simbolismi particolari. Quei simbolismi lì. Da noi faccio un esempio. Da noi un gioco come ad esempio Mafia per quello che rappresentava, anche questo risultato. Sono imbranato, ragazzi, scusate. Diciamo così, ho trovato il terzo pezzo! Dire così. Ho trovato i 3 pezzi, lo ricalco. Adesso come faccio a tornare indietro? Adesso il mio problema è tornare indietro, ragazzi. Io ce l'ho fatta. Ufficialmente, cosa sono ste? Sono delle meduse? Delle moebe? Moebe. Queste sono quelle di prima, certo. Queste qua mi sembra di dover battere a colpo di Lupara, di Storb. Fanno bene i pugni. Stavo dicendo. Sono molto piuttosto per... fai piano. Ho giocato poco, sto stanchissimo. Ah sì, ma metti facile, non molto facile. Comunque ho notato una cosa, Matteo. Posso dirti che ti consiglio quel DLC che c'ha, visto che è scontato? Perché ci sono anche Dagda. Tu ora non conosci Dagda, ma se mai un giorno
riuscissi a recuperarti o faranno delle edizioni, che ne so, dell'Apocalypse, Dagda è un personaggio fighissimo della serie, puoi sbloccare nuove contrattazioni e nuove missioni. So che c'è Cleopatra in quelle DLC. E Cleopatra, ragazzi, è Cleopatra, Chi è che non ama Cleopatra? Almeno io adoro Cleopatra, veramente. Non è strano che io adoro Cleopatra. Cleopatra è un personaggio storico incredibile. Cioè, avere Cleopatra in un gioco... tanta roba, Ah, perché io adoro Cleopatra. Avete presente Tarkov? Escape from Tarkov? Sì, ho presente. Spero che sia giusta la strada, perché questa strada l'ho già vista. Forse ci sono con 3 pezzi. Non so, io non sto seguendo nessuna guida, però è andata bene. No. Comunque, tornando un attimo, mi è passato appena adesso il gatto davanti e ancora mi ha spaventato. Dico, per quello che ha detto Xinga, allora anche noi dovremmo dire, raga, visto che noi non siamo mafiosi, non siamo cose, mafia non dovrebbe rappresentarci. No, io invece lo voglio che esca da noi. Noi siamo per la libertà, ragazzi. Noi siamo per la libertà. E poi ripeto, però, quello è anche accurato a livello storico, perché tratta quell'epoca là, è tratta un'epoca dove veramente nella Sicilia c'era questa organizzazione attiva. Non possiamo nasconderla. Jack, stavo dicendo, come noi diamo la libertà a certi giochi di arrivare nelle nostre case, nei nostri ma guarda che i tedeschi sono sempre stati, guarda che a me una tedesca mi ha detto che nei loro libri di storia è tutto censurato. Io non so se Xinkai ha studiato in una scuola in Germania o in Italia, ma mi ha detto tutto censurato. Ma grazie sta fava, Jack, dalla prima guerra mondiale in poi è successo di tutto. Sai che lo devi girare di nuovo? Dici ancora girare un'altra volta. Però mi sembra buona sta strada, guarda. Non ci sono mai stato qua. Dico, dalla prima guerra mondiale in poi è successo di tutto. Vabbè, almeno ho trovato una roba blu, dai, che mi fa sempre comodo. Cioè, non mi dispiace aver sbagliato strada, fra virgolette. Va bene. Adesso ma ancora sti folle. Io faccio questo qua. Invece di potenziarmi le mosse che hanno stile. In che senso Dead Rising e Left 4 Dead? Quelli sono giochi di zombie. Lo so, ascoltami, guarda che il wrestling, i pay per view erano censurati, anche i pay per view erano censurati in bianco e nero. Perché in Germania qualsiasi cosa dove c'è una goccia di sangue o va in bianco e nero o deve essere censurata. È una cosa che conosco. Però l'Australia è peggio come censura. Cioè la Germania è confronto il paradiso. Esatto, limita la violenza. Io potrei capire se mentre tu stai giocando a Left 4 Dead o Dead Rising sono crudi quei giochi, bisogna metterlo. ti si becca uno zombie che ti fa quel saluto lì. No, quello orrendo. E allora lì io ti potrei dire tranquillamente. Ma quelli ci sono infatti si può. Germania fu giocato anch'io una pulizia per strada, un parco senza un solo fazzoletto per terra, senza una carta per terra. Era bellissimo, ragazzi. La pulizia che c'è in Germania. Io sono stato a Monaco di Baviera, ragazzi. Ma che bellezza, che bellezza. Non ci vivrei solo per sta cosa qua, perché per me togliere tutto, considerare le cose, cioè la censura è un paese, cioè io vorrei stare in paesi dove sono poco censurati, tipo la Spagna è un paese dove hai molta libertà, puoi anche fare tante cose. No, ma infatti le famiglie, no, io ho paura di notte, ragazzi di notte, specialmente, perché io non prendo, perché io ad esempio, perché mi viene già perché non vai a vederti i prestiti, perché se c'è qualcuno che mi porta e sono in macchina con qualcuno, va bene, ma se devo andare io, prendo il treno per Torino, poi finisce lo show, mi devo prendere il treno a Torino, ragazzi che mi hanno già cercato di derubarmi 30 volte, meno male che avevo il portafoglio finto, il portafoglio vuoto sopra, il portafoglio buono sotto. Io ho troppa paura, ragazzi, perché abbiamo fatto il pendolare a Torino e ho sentito e ho visto cose brutte, Io c'ho troppa paura, ragazzi, ma perché veramente... Anzi, della Stofase per in alcuni punti è molto più violento. Della Stofase è violentissimo. E di Left 4 Dead. Cioè, due sono le cose. O i tedeschi sono completamente rincoglioniti. No! Per il fatto dei videogiochi. Loro non è solo videogiochi, Dio. Non è solo videogiochi, ci tengo a dirlo. Non è una cosa dei videogiochi, è una cosa comunque che hanno ovunque loro. È una cosa anche il wrestling. Io mi immagino che
i live film horror non censurati su tutta la serie di Guinea Pig è uno ad esempio che non è nemmeno horror, vabbè, ma sono estremi quei film, sono estremi come Scary Movie o film Scary Movie è ok, non c'è neanche sangue, una cavolata. Scary Movie è volgare, però a parte gli scherzi, Jack, te le fai tu risate quando ti becchi boia, se adoro i primi 3 Scary Movie, gli altri no. I Scary Movie ti becchi scena Lio, come scusami Lio, lo so che lo adoro quello, guarda chi c'è qua, signor Arkham. Dottor Arkham, come va? He plucks the threads that make us dance finger and toe. We surrender in joy to the lowest of the foul and rank. We submerge through darkness, rancid filth. Hour by hour, we move downward, ever closer to hell, in a slow, steady gait. Now, let the world resonate. Mi ha convinto, mi unisco a lui, dai, andiamo a scatenare tutto. Vai. Te pareva. Ma c'è Gola, buono ragazzi, Gola, il nostro amico Gola. Lussuria, abbiamo qui Lio, che è una bestia feroce, esce di notte con respiro. Ma scusa, quante erano le trombe dell'Apocalisse? 7 lettere, 7 trombe, 7 sigilli. 1, 2, 3, 4, 5. Sono 7, l'ha detto, sono 7. Vedi, dopo 2000 anni. Questo sta chiamando l'Apocalisse come non so. Che discorso, ragazzi, i 7 peccati capitali, ora diventa Full Metal Alchemist. Jack, a me mi basta. Ciao Dab, grazie per la sub, grazie Dab. Oh, ciao Dab. Da un sacco che non ti vediamo. No, intanto qua il mitico Dab, gli voglio bene io Dab. Grazie Dab. Jack, io dopo un Metal Alchemist. Ciao Andy. Signora, i quella scena, quella figura lì, quel mosso lì non me lo potrò mai dimenticare. Oh, Envy, tu dici Envy versione completa. Ecco, no, non è. Ah, tu stai dicendo il padre dell'anno, vero? Il padre dell'anno, mio best father ever. Best father ever, puntata 4 di Fullmetal Alchemist. Mi raccomando, ragazzi, di essere attaccata a una motocicletta. Sì, te lo stavo dicendo prima, Matteo, te lo straconsiglio perché c'è Cleopatra e c'è Dagda. Dagda è fighissimo perché viene da Shin Megami Tensei Apocalypse, è una divinità celtica e secondo me sono belle le missioni in sé. Sono missioni che ti sbloccano progressivamente, quindi ti porta avanti con... Ciao Dav, che bello vederti, abbiamo fatto la 15, ci siamo forse tolti il livello peggiore, se io sono un po' a casa. Farsi tutti i San Pietrini, ma attaccata alla motocicletta per le caviglie, farsi tutti i San Pietrini, poi ti fermi, scendi qua in Sicilia e passi tutta la montagna con questo ancora attaccato dietro. Io voglio la maglietta padre dell'anno per quello lì, con la sua faccia. Talmente padre dell'anno, sai, dici no, ma non lo so, sai, siccome sono un alchimista voglio tentare sta cosa, ma chi posso prendere come soggetti? Oh, ma guarda, Eccolo, l'ho trovato, guarda qua cosa c'è, guarda qua, padre dell'anno, eccolo qua, padre dell'anno, guardalo, che dolce, gentile, si prende cura della figlia bambina, e soprattutto del cane. La bambina è il mio coso, è padre dell'anno. Facciamoli giocare fra di loro in una maniera completamente diversa. 7 DS l'anime? 7 Deadly Sins, sì. Anche se a me viene in mente la canzone degli Iron Maiden che parte con 7 Deadly Sins e poi non mi ricordo cosa dice dopo. 7 qualcosa. Sì, lo conosco, sta su Netflix. Sì, lo so. Avevo visto la prima stagione. Certo che Jack è innamorato del leone, quello lì che fa il sole crudele. Io adoro queste cose, sì. Com'è che si chiamava? Coso? Sui nomi io non mi viene in mente il nome. Io di anime sarò strano perché quando dico i miei preferiti mi dico Escanor. Io quando dico i miei preferiti non ci crede nessuno perché dico ma come ti piacciono? Sono romantici. Mi piace Clannad, Angel Beats, sono i miei preferiti, guarda, più i classiconi, Evangelion, Cowboy Bebop.
In italiano questo? Parlando- Sì, Devil May Cry tutti in italiano, assolutamente. Tranne il doppiaggio. Rispondendo a Jack, a lui piacciono queste, a me quelli che piacciono un poco di più sono Full Alchemist, di cui c'ho pure un numero. Vabbè, i Medarot, non so se qualcuno se le ricorda. No, ho presente. Però. Digimon. Ma scusami, la missione si chiama Vinci o Perdi, veramente? Cioè, Vinci o Perdi? Avevo capito Vincenzo Perdi. Ho detto che cosa sta dicendo? Vincenzo. Comunque, tornando un attimo a quel discorso di prima, cioè veramente qua tu rimani sconvolto in alcune cose. Cioè, noi ad esempio c'è un videogioco, e penso che molti se lo ricordano, di cui ancora oggi tutti quanti nel mondo ci vendono, scusando l'espressione, per i fondelli. Dante supera la collina, c'è una bestemmia sopraffina che tirerà il boss sconfitto dalla tua spada, sarà trafitto na. Vincenzo, che è il mio cugino Vincenzo. C'ha ragione Simo. No, dico, Simo, guarda che puoi venire anche tu con noi se vuoi parlare un po' su Discord. No, a me fa piacere sentire Simo, ci tengo a dirlo. Simo, ti aspettiamo. No, se vuole. Dico, se vuole. Dico, ancora oggi, se tu vai a cercare, ci sono un fottio di video, in cui veniamo perculati solo per sto videogioco. Quale? Gioventù Ribelle. Ma porco cane, ma dai. Ma all'estero non penso che sappiano cos'è sto videogioco. Quel gioco poteva essere, e io te lo giuro, quel gioco poteva essere ma era propaganda politica, dai. Non era, allora, poteva essere anche propaganda. Oh, era voluto da certi partiti, vedi te. Dico, tu provati a immaginare, faccio un esempio, cioè, tu provati a immaginare se sto gioco fosse stato fatto bene e fosse stato un bel gioco su Garibaldi, porco cane l'avrei voluto. Ma tu adesso immaginati. Io spero sempre in un Assassin's Creed ambientato, non lo faranno, nella Rinascimento italiano, nel periodo rivoluzionario italiano. Perché non interessa, e poi soprattutto perché non era in un posto solo, devi andare. Cioè che ti fai? Ti metti tutta l'Italia. Ma poi metti solo Roma. E Jack se te ne porti un solo. Oh no! Aiuto un solo! Volevo farmi portare un solo, volevo venirmi su Bloodborne, che è fortissimo. Io l'unico che amo è l'1, e lo amo l'1 di Dark Souls, veramente non ho nulla da Dark Souls, lo amo. Dimmi. Dico, dovrebbero fare come hanno fatto con Brotherhood, ovvero che con i 2 e con Brotherhood, ovvero fatti fare tutta la, diciamo così, la mappa d'Italia, ecco. Ma è difficile. Aspetta, no. Sì, è vero, però non puoi tutta, diciamo che sono i posti principali, però è impossibile perché è tutto importante, capisci che hanno riconquistato l'intera Italia. Può fare un gioco in stile. Ah no, ma puoi farlo, ora che ci penso puoi farlo in stile Giappone, ti fai l'intera Nord Italia, che parti da lì, perché ovviamente non aveva conquistato, c'era già il regno di Sardegna, Piemonte e Sardegna, erano già liberi, e poi ti fai l'intera Italia. Noi non veniamo cagati. E poi le battaglie più importanti sono in Sicilia, non è vero? Le battaglie più importanti sono in Sicilia, quando è andato la battaglia di Mille. Noi non veniamo cagati letteralmente di Sicilia. Poi alla fine vedi che Garibaldi è il final boss del gioco, e viene fatto fuori con una meccanica alla cosa, con una meccanica molto simile a quella di George Washington quando. Ma quale era una cosa speciale, però? Era quando trovò la mela dell'Eden ne fu corrotto. Sì, quello però era uno speciale. Non no, era. Allora, quello che vorrei dire io, Jack, è te provate a immaginare, il gioco va in porto, cioè. Colui che cerca la luna, Donic completa. Devo far scontrare fra di loro le 2 sfere. In molti ne parlano, anche tra i giocatori, tra i videogiocatori stranieri. Ti faccio sta cosa. Ora, tu provate a immaginare quando sarebbe stato bello. Ma mi sembra strano pensare che all'estero conoscono Gioventù Ribelle.
Infatti, purtroppo sì. Grazie, Purtroppo sì. grazie Noemi. Jack, purtroppo sì. Purtroppo sì. Poi porterò anche il 4, prossimamente porterò anche il Devil May Cry 4. Lì magari mi vedete più tranquillo e più rilassato, perché il 4 me lo ricordo come un gioco un po' più meno teso, diciamo. Oh, che bello, c'è ancora i Fallen, belli questi amici. Comunque ti stavo dicendo, cioè, tu provate a immaginare questo gioco che è l'inizio di un universo completo videoludico su tutta la storia italiana. Avremmo potuto avere videogiochi in stile di Age of Empires. Ma vabbè, deve farlo la Ubisoft, però io non ho paura, io ho paura dell'Ubisoft di oggi, perché Shadow, che mi ha mandato nel posto più bello, sì, io ce li ho sul canale i primi due, assolutamente, non li avevo fatti di recente, avevo iniziato a fare la collection e poi mi ero fermato per qualche strana ragione e poi li ho ripresi e adesso è il periodo del 3, perché non mi piace a me tenere i progetti incompleti, se io vi lascio qualcosa incompleto poi lo completo dopo, perché comunque... Jack, parlando con... visto che c'è anche Xing, provate a immaginare un gioco sportivo sulle 1000 miglia. Miseria nera. Magari esiste, non esiste. C'è il Parigi-Dakar. Sì, esiste, però non nei PC attuali. Ne esiste quel famoso Commodore, ti dico solo questo. Ah, ma così vecchio? E poi mi sembrava che era uscito qualche anno fa un gioco del Parigi-Dakar. Mi sembrava. Però gliel'avevo consigliato io a Xing qualche anno fa, si era uscito perché poi c'è, infatti c'è. Dico, provate a immaginare tutti i giochi, anche quelli adesso che sono usciti, come ad esempio Notria o giochi simili. Se fossero usciti con Nero sì, è con Dante che diventa pesante il 4, perché con Dante diventa più difficile, penso, poi così come me lo ricordo io. Tanto non ho mai giocato alla Special. Oh, che bello, ci sono ancora nemici. Però, come volevasi dimostrare, noi le idee ce le abbiamo. Ma ci sono, ma guarda che in Italia abbiamo un produttore, abbiamo quello di Notria, abbiamo i giochi di MotoGP, abbiamo altri giochi assolutamente... Assetto Corsa, italiano, poi a quanto odio Assetto Corsa, dico, è sviluppato proprio all'interno di circuito di Monza, se non mi sbaglio. Un altro che è uno dei miei preferiti, The Town of Light, che pure creato. L'ho giocato, non mi piace, l'ho giocato. Ma no. A me personalmente piace, non più per il lato horror, ma di più per il lato quello. Io ho paura che sto tornando indietro. Ho paura di aver sbagliato strada, ragazzi. Per il lato, sai, quel lato che tu dici. Sì, ho sbagliato. Grazie, Noemi. Che altre serie di giochi ti piacciono, Noemi, comunque, per vedere se c'è qualcos'altro nei miei prossimi progetti che può interessarti, perché io so che sono strano io, cerco di accontentare un po' tutti, purtroppo è il mio carattere, non mi piace mai deludere la gente, non mi piace proprio deludere nessuno, perché sono così io nella vita, so che è sbagliato, però soprattutto non fa molto bene alla salute cercare di accontentare tutti, però sono fatto così. Quindi, come ti stavo dicendo, Jack, provate a immaginare cosa sarebbe potuto accadere se questo ma lascia perdere quel progetto finanziato dai partiti, lascia perdere, fatto senza finanziamento dei partiti, fatto da gente che vuole che ha il cuore e ci vuole fare qualcosa. No, ma oltre bello! Abbiamo appena finito il 6 io e la Caraxin che c'è qui in chat, Racing Girl. Abbiamo appena finito io e Racing Girl il buon Resident Evil 6. E penso che voglio tornare magari su Village, poi quando mi comprerò Requiem. Adesso ho la mia Play 5 in riparazione, quindi non se ne parla, perché aspetto veramente che torna la mia amata console. Ormai è quasi per un mese che non ce l'ho, non so che fine ha fatto, ma tornerà, prima o poi, si spera. Capisci che la strada è giusta quando ti mette una porta rossa. Ma la cosa bella, Jack, lo sai perché attualmente noi come creatori di videogiochi nel mercato mondiale o anche nazionale, c'è pure la Francia che sta facendo miracoli nei videogiochi, diciamo, siamo praticamente paragonati alla ruota di scorta, perché le tasse sono alte, l'hanno detto già tante volte. No, è anche quello, preferiscono farli all'estero perché in Italia costa troppo.
oltre per quello. Ma quale arma Perché dopo che successe quel famoso casino sei terribile, è vero. con Gioventù Ribelle, molti politici avevano fatto. Infatti l'ho tenuto per ultimo il 6. Perché non volevo. È l'ultimo che ho tenuto il 6. Guarda, io ho portato tutto. Uno remake, uno director scat, uno remake. Poi ho portato. E di qua che devo andare? Mia memoria. Jack deve salire le scale. Salire le scale, ho sbagliato strada. No, la strada era giusta. La coop è stata bella. Ok. No, è giusto, quindi devo andare di qua. Hai ragione. Queste scale qua intendo. Comunque, cosa ti stavo dicendo? Sai perché attualmente siamo proprio la ruota più infima dei. Per Ma quale motivo? Perché gli italiani sono grandi programmatori. No, in quel periodo, dopo che successe tutta quella cosa lì, ancora sfere. Molti politici avevano fatto delle petizioni per rendere i videogiochi illegali in Italia. Vabbè, ma dai, ma non li ha seguiti nessuno. Ste cose sì, c'erano proposte della Lega contro i videogiochi. Sta cosa si sa. Perché vabbè, però non era contro tutti i videogiochi, dai ragazzi, era contro. Ho capito quella di fretta. Devo spiegare, me l'avevo già fatto una volta. Vabbè, parlando delle cose, guarda che mio padre ci credeva. Ma tu sta attento, mi raccomando, non giocare Rule of Rose, queste cose qua, oppure cos'era l'altro. Vabbè, non posso nominarlo, ma quello era veramente una roba assurda. Vale. No, non potrò dirtelo. È un gioco dove è un gioco giapponese per adulti, perciò non ha neanche senso parlarne, visto che non è neanche un gioco. È già un gioco bannato di suo. Forse ho capito. È uno schifo, ma esiste anche. Però, ripeto, tecnicamente non è arrivato da noi. Tecnicamente erano le fan patch. Stranamente, però qualche volta Perché? Perché il web di una volta c'erano le fan patch, oggi non esiste quasi più nulla, ma ai tempi c'erano le fan patch di qualunque cosa. Io ho comprato dei bellissimi giochi che non erano mai usciti dal Giappone. Poi sono usciti dopo. La mod H di Doom. Ma posso già immaginare dal nome cosa può essere, però non penso. Io non ti ho detto niente. Ma no, ma posso già immaginare, cavolo. Ti dico solo che a posto so cos'è la H, so cos'è la H, io che parlo che già. Ti dico solo che a posto di castigarmi hai 3 armi. No, perché io so già un'arma senza averlo giocato? Perché la mia mente mi ha già. Un cino? Un cuscino. Cuscino. Una pistola d'acqua. Vabbè, finché la pistola d'acqua. E non so cos'altro, ora non mi ricordo. Ho paura di saperlo che cos'è quell'altro, però non voglio pensare. E hai le waifu, se possiamo dire così. La mia mente ha già letto quello che volevi dire tu, guarda, purtroppo. E c'è un finale particolare. Pistole, Agni già, non ce l'ho, c'ho Cerberus, grazie del consiglio. Pistole sì, le uso. Le pistole, io alla fine tengo la doppietta solo per quei nemici là, perché sono gli unici. Oh ma cos'è questo? Vabbè. Bello no, simpatico. Bello, cos'è questo? Spara al culo. Ma no, ma sono diversi questi. Sono sembrano i pezzi degli scacchi. Il cavallo. Questo non lo riconosco. Ma perché si chiama Vinci o Perdi sto livello, tra l'altro? È stranissimo sto livello, questo nome. Vabbè, in inglese penso che sarà qualche c'era. Win or Die sarà lo stesso nome, dai. Possibilmente. Vabbè, ma non è sempre strano lo stesso. Ma non ero già stato qui dentro. Certo che sono tornato indietro, vero? Beh, ovviamente. Ma vai. Ho visto. Già preso, ce l'ho la chitarra, però non la sto usando, è bellissima, perché è scomoda. Perché è scomoda la chitarra, è bellissima però. La volta scorsa non c'erano nemici, ha premuto un tasto, ha sprecato un attacco finale. Sì, bello. Sì, è vero. C'è che deve saltare. No. Ah no? Questo è quella roba. Ma quindi è giusto quello che ho fatto? No, questo qua.
Una missione segreta. No, no, queste cose no. Non ci capisco mai niente io. No, ragazzi, perché ho fatto questa cosa? Luce guida, risolvi l'enigma di cristallo. Allora, se io colpisco qua, questo va qua. Proviamo. Così va qua e non cambia nulla. Se io colpisco qua, questo va qua. Ma questo non va bene che vada qua. Però se rompo questo, lo rimanda. No! Tecnicamente basterebbe risolvere l'enigma. Così mi vinco qualcosa. Come risolvere l'enigma? Peccato che sono enigmi difficili. Cioè, io devo mandarla qua. Perciò distruggiamo questa che ingombra. Distruggiamo questa che ingombra. Questa qui la tengo perché non si sa mai. Allora, quindi Dobbiamo abbiamo risolvere detto, Edward Enigma. rompo questa stavolta. Ok, vedi. Bene. Bene. Urca, che casino. Se rompo questa però sono un disastro. Infatti. Livello God of War. Siamo lì. Sì, è molto la God of War, lo so. Resident Evil comunque mi piace. Sì. Devo mettere i pezzi nelle colonne di fronte all'ascensore. No, ragazzi. Ma che è successo? C'è stato un bug. C'è stato un bug che ti ha duplicato 2 pezzi. No, non hanno duplicato 2 pezzi. È così. A vedere alla fine. Guarda, userò il potere. Userò. Boia! Ma vi aspettate che una persona normale riesca a fare sta roba? No. Ma è impossibile, non è così. Ma non è così. È completamente diverso. Ma a me non c'è che c'è stata una cosa che. No, non è questo. Quindi ci sono 2 versioni. Oh mamma, ci sono le varianti. Ma stai scherzando? Ma questa roba? Ma questa C'è roba? che si vede le varianti. No, C'è che studia le varianti. C'è che studia le varianti, è fantastico. 6 versioni. Ecco, cos'è questa? Non è questa. Ci sono 6 versioni diverse. Nemmeno Jack, te la posso dire una cosa? Forse è questa? Non è questa. Andiamo a Non lo so. vertici. Non è questa? Variante 6? Signora, lei? Un'altra. Quando? Non è neanche questa. Questa qui? Non è neanche questa, non Signora? capisco. Non è nessuna di queste 6. Sto impazzendo, ragazzi. Sto impazzendo. Signora, pronto? È lei che vende limoni, signora? La gente che dice questo puzzle mi ha reso a disagio. Forse è giusto questo qua. Cosa, le recensioni su Wish, questo gioco mi ha salvato la vita, stavo di merda. Ero proprio che stavo mollando tutto, ho trovato questo gioco, mi ha salvato la vita, ora sono rinato. No, non è quello. Ma perché devo fare queste niente? No, mi piacciono i premi, le ricompense. E niente, non trovo la mia versione dell'enigma. Non so perché. Dovrebbe essere questa qua. Dico, almeno noi non siamo stati così, per non dire una brutta parola, per non riscattare, non siamo stati così deficienti di cervello da fare un videogioco su una parte di storia che nemmeno dovrebbe avere un cavolo di Ma ciò. non parliamo di cose rischiose, ti prego. Chiedo scusa, non so che sono. No, ma è bello che nemmeno l'hanno fatto. Cioè, ma non sono un moralista, voglio solo evitare casini. No. Dico, l'hanno fatto uscire. Nemmeno 10 secondi dopo sono stati contattati dalla Polizia Nazionale e hanno detto o togliete sta cosa o vi fate l'intera vita in carcere. Così! C'è qualcosa che non quadra, ragazzi, è questa. L'ho trovata, però non posso sapere c'è qualcosa che non quadra. Ho trovato la variante, era la variante 5 questa. Sembra il livello del tempio di Morfeo con le statue in God of War e Chains of Olympus. Allora ha rotto questo qua, non questo qua, poi ha rotto questo qua, poi ha rotto questo, poi cosa rompe? Dovrebbe rompere questo qua, questo qui è rotto. Ci sei vicino, Jack? Ci sei vicino? No, non ci sono ancora vicino. No, non ci sei vicino. Che bello. Finalmente
Grazie YouTube per avermi salvato la vita. Grazie YouTube. Missione segreta completata. Ma potevi forse anche sfondare la porta col collo? No, è fatto apposta per essere così. È una delle varianti ti fa aprire la porta e sta lì dietro. Il segreto peggio custodito si chiama. Cioè, c'ho anche un trofeo. Pazzesco. Devi mettere i pezzi delle colonne. Perché non avevo mai fatto missioni segrete. È la prima che ho fatto. Sembra il livello veramente. Devi mettere dice i pezzi delle colonne di fronte all'ascensore. Ad esempio c'è un gioco, Jack, non so se tu l'hai mai giocato. Ma non posso spostare i pezzi qui dentro. Questo gioco, Jack, questo gioco si chiama Wheels of Aurelia ed è un sì, si può dire poliziesco noir? Sì, ma non è neanche completo, Andy. Non è neanche completo il pezzo blu, è solo un frammento su 4 del pezzo blu, lo so. Quindi in pratica tutta sta fatica per una roba che non riuscivo neanche a portare completa entro la fine della serie. Le missioni segrete servono queste, sì. Sì. Dico. Allora, Mandy ha giocato anche lui, devi mica, però in effetti. Quindi devo portare le statue dell'ascensore. Quale statue? Quali state? Qua l'avevo già fatta sta cosa. Perché sono tornato in questo punto del gioco? Perché c'è l'ascensore. Ma l'avevo già fatta all'inizio del gioco. Sta parte qua. Non c'è l'ascensore qua. L'ascensore. Stavo dicendo, ad esempio. Quello dell'inizio. Ah, quindi qua. Quindi torno. È giusta sta strada qua. Ok. Perfetto. Quindi è giusta sta strada. Se sbaglio dimmelo, Ringrazio Noemi. Se sbaglio dimmelo. È un rapporto particolare con questo gioco. Questo è l'ascensore. Oh mio Dio, questo qua è l'ascensore. E quindi adesso devo scendere giù. Ma io non mi ricordo di aver fatto qualcosa di giusto. Eccoli. La porta è bloccata. 2 buchi. Ce l'ho fatta. Ok, a posto. Però, visto che ci mette questo, potrebbe esserci una boss fight. Io quasi mi prendo una cosa utile da qua. L'avevo trovato. No, niente. È qua. Dico, come ti stavo dicendo, Jack, c'è questo gioco qui, si chiama Wheels of Aurelia ed è un poliziesco noir, di come ho capito, ispirato alla banda della Maiana, ecco. Oh mio Dio. Io ad esempio, quei tipi di giochi lì, forse è una cosa mia, non te lo so dire. Vado con Andy e Ruder come mi ha consigliato Andy. Dico, io quei giochi lì, li adoro, cioè... Non che li adoro per quello che hanno fatto. Vuoi vedere? Stessa cosa di giocare al gioco del padrino, stessa cosa. Non lo fai perché. Ma li adoro per il fatto del come si chiama. Li adoro per il fatto dello stile di gioco. Siamo quasi a 99.999. Dai, che saliamo con lo Small Masters entro la fine del livello. Dai, che ce la facciamo. Portiamo lo Small Master a livello 3. Non so se il massimo, penso di sì. Che bello. Quicksilver è molto difficile, in effetti, te lo sbloccano dopo. Allora, non è un boss questo. Ma chi c'è? I miei amici proprio. E poi quando capisci qual è quello originale. Esatto. Si continua a moltiplicare questo. Dai che non riesco a prenderlo veramente. Stranissimo. Tanto lo so, sì, te. Dai che non riesco a prenderlo. Incredibile. Ce l'ho fatta, ma non era l'unico. Si moltiplica pure questo. È un moltiplicatore. Festa! È festa! Ma chi c'è? Non è il cometino. Perché? Perché non voglio! Era Andy alla fine, non era il cometino. Io mi sbaglio pure. Ho fatto dei livelli con delle combo bellissime, ma non questo. Dai, sto prendendo contro lui. Chiaramente parlando anche di questa cosa, ma tu lo sai che c'è un videogioco che come tutorial... ci siamo, aspetta, Sword Master livello 3, Danze Macabre, Ice Age. Che bello. R1 per livetta a sinistra verso il basso e certo. Dico, Jack, tu lo sai che c'è un gioco che ha come tutorial il G8 dicembre, vero? Cosa? No, ma non voglio neanche saperlo perché è un argomento delicato. Ripeto, se evitiamo magari argomenti delicati
Ecco qua. Ok, perfetto. Un po' di fortuna. Un po' di fortuna si fa tutto. Un po' di zucchero. Si fa tutto, no? E la pillola lava giù. Esatto, è bravo, perché siamo intesi. Tu e Mary Poppins mi avete infognato sta testa con sto cazzo. Allora Una di queste live. Non è vero nemmeno. Una di queste non è live. vero nemmeno che con la pillola lava giù. Perché ci vuole. Perché nei tempi moderni ci vuole il buon video di comettino per mandare giù la pillola. Ma manco che tu puoi fare effervescenza all'interno dello stomaco. Vabbè, dipende dalla pillola, dipende, ovviamente. Io a Lio consiglio sempre delle belle purghe, quelle poche potenti. Guarda dove sta passando. Bisogna vedere se devo andare giù o su, però sono due porte. Mamma mia, quanto tempo che non torno qua. Quanto tempo che non torno in questo posto. Quanto tempo, ragazzi, che non ero più qua. Ma siamo a livello 17 o 18? Quasi 17. Quasi 2 settimane in cui quando sei arrivato lì a bestemmiato. Cena? Aspetta, abbiamo la signorina Lady. Signora, forse signorina, no, ancora signorina. What's wrong? You La tired? signorina Levi. Then stand back. I'll take care of this. No, you stand back. Che colpa ne ho io? Si è fatto sparare. You can't do it. Don't you get it? This is not a human's job. You're the one who doesn't get it. It's not something you can reason with. It has nothing to do with me being a human and you being a demon. I'm driven by the inability to forgive him. My soul is screaming, demanding me to Non kill può him. perdonarlo. That's enough motivation to keep me going. Lady, guarda che tuo padre è Besides, this is vivilissimo. my family matter. You should stay out of it. Okay, lady. I get the picture, but I can't just sit back and watch either. I'm pretty pissed at him too, you know. Now, get out of my way, or there'll be some consequences. Fair enough. I wasn't planning on letting any demons live anyway. Not even one. No, devo combattere Lady? Ma me ne aspettavo che poi c'era una boss fight con lei. Me l'aspettavo. Ma non mi aspettavo qua dentro, che è un brutto posto questo. Biblioteca divina. Questo piccolo infante. No, più che altro è molto scomodo per me, perché essendo stretta, lei può tankare come vuole. Questo non sarà niente, Jack. Aspetta di darti devi Mekai 4 quando doveva affrontare quei cavolo di squaletti bastardi. Quali? Poi ne parliamo, mio caro. Ti credo, onestamente ti credo. Cavolo, aveva ragione Lio, aveva ragione Andy sul Agni Rudra. Mamma mia che spettacolo Agni Rudra questa missione, guarda. Le dà la caccia Agni Rudra. Letteralmente c'è che ti atto che citare, tu praticamente qui adesso. Ma la vinco io questa. Come citare? Cavolo. Cioè, praticamente appena la becchi che la prima raffica di attacchi. Scusa, è forte Dante. La elimini. È forte Dante. Ok, l'abbiamo sconfitta. Penso che non è una cosa da vera lei. Lo stesso boss si mette a piangere. Sempre vicini fra di loro. Why do you care so much? This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family matter too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. Frank don't give a damn è una frase famosissima. Francamente non me ne importa. I know what I need to do. Wait. Perché lui fino a era arrogante, però adesso sta iniziando ad avere un po'. No, non solo questo. Diciamo lui me lo dice la mia anima, dice. Anno fa, diciamo così, possiamo dire così. Lui odiava il padre perché dice lui ha abbandonato me e Virgil. C'ha ragione, però poi ora però si sta venendo a scoprire che il padre
il padre non li ha abbandonati e si è non li ha sacrificato abbandonati, si è sacrificato per loro. per proteggere l'umanità dall'inferno, sì. Con quell'atto si porta i bazooka. Prego, libera mio padre. Sì, ma lo liberiamo mandandolo a riposare per sempre, ovviamente. Mi sembra il modo migliore. Lo farò, Lady. Mi piace questo nome. Non la chiama grazie, Ice. Mi dimenticavo il sound di Lenny. In effetti è bello quel sound. Un po' che non lo sentivo più. Parecchio che non sentivo più il sound. Lenny. Bello. Da fan di Red Dead Redemption 2. Sono. È nel mio cuore. Scena fra le più divertenti del gioco. Va bene. Era il 17. Non è mica finito. Kalinan. Che bel nome, Kalinan. Il nome della madre di Lady si chiamava Kalinan. Non è... A me è un lanciarazzi praticamente. Potrei togliere la doppietta e metterci quello. E io non ho ancora finito il livello, ragazzi. Ma stiamo scherzando? Mi sa che devo di nuovo scalarmi la Tenemnigru. Un'altra volta. Temenigru. Pensaci tu, Tenemnigru. Boia. Sono caduto. Sembra la cosa, quando hai detto sta frase così mi sembra la pubblicità da Mulino Bianco quando c'era il gigante che si gira il bambino fa: gigante, pensaci tu, c'erano quelli che si erano appena rubati il gallo del mattino e ti vedi questo qui che letteralmente gli stradica ma che strano di casa, gli stradica il tetto di casa e fa: questa può cadere da 40 metri e non farsi nulla. Sì, e può anche farsi sparare 1000 volte e non muore, ma se poi tu subisci danno ti muore. E quindi è il nostro caro Dante. Era solo la 16 e ancora 4 missioni da fare. Oh mio Dio, cerca di farci le 17 oggi. Che gli fa questo coso. Non si scena, fa. Lio. Mi raccomando, pazienza, no. Da mezz'ora che fa rituali questo. Signore Ocio, quelli che si scivola. La buccia di banana. No, con qualche pietruzza. Quando il gioco vuole farti credere che lui è il final boss. Ci credi davvero? Una rivolverata. Ma lui si potenzia, lo capisco, si potenzia però. Ocio. Ma mica lo devo combattere adesso, penso. No, dico Ocio questo, Ocio che è troppo male, di male. Cadi per terra, inciampi. Ma se devo combatterlo lì inizio a preoccuparmi seriamente. Come diceva Buzz di Colorado, poi caschi e alla fine muori. Sì. Va bene, demoni dentro, affronta l'oscurità, ci sta. Beh, mi piace sta cosa. Allora, demoni dentro, fai vedere oggetti. Oh, posso prendere una sfera blu quasi quasi. Demoni dentro, classico titolo da Mare Fuori. Che è Mare Fuori? Il titolo qua di sto livello, Demoni dentro, classico titolo da Mare Fuori. E ti aveva chiesto cos'è il Mare Fuori? Jack, meglio che non lo sai, perché sennò ti rovini la serata, te lo dico. Ok, mi fido. E chiunque in chat dice che Mare Fuori è un'ottima serie, per me ha bannato permanentemente. No, non è vero, potete dire quello che volete, siamo in libertà. Ignorate il buon Dio. Che quella serie meno l'avessero fatta uscire, meglio è. Quindi è una serie TV, ok. Ride, quindi mi sa che è contenta. Devo dire che non disprezza la tua posizione su quella serie. Io non so perché. Io sono abituato alle serie americane. Forse ha capito che quella serie fa schifo. Ma guarda! Manco alla Madonna.
Page. Esageriamo, dai. Vabbè, io comunque ragazzi, oggi ci sono di più che ieri, ci sono fino alle 7. Cos'è? Prova di quello. C'era una serie molto meglio, molto più divertente. Ci sono 3 miliardi di serie. L'hanno interrotta perché non faceva audience. Ma classico, cioè, scusami, quante serie ho perso io perché non facevano audience? No, lo sai qual era? Che No. praticamente era uguale, però fatta più comoda. Ma se tanto non so com'è, cioè. Belli dentro. Era una serie, diciamo così, della Mediaset, come ti ho detto, comica, che erano di più degli sketch, però erano sketch. Io sono più per robe americane, io sai. C'era una serie che mi piaceva un sacco, si chiamava Awake. Questa serie praticamente parte con la premessa che il protagonista ha un incidente stradale con la moglie e il figlio e si sveglia con sua moglie ed è morto suo figlio. Vabbè, direi. Però poi ogni volta che va a dormire, o non mi ricordo quando succedeva, si ritrova in un'altra dimensione parallela dove invece è morta la moglie e vivo il figlio. Sono entrambe molto traumatiche perché lui non può rivedere la sua famiglia insieme e allora va da uno psicologo e cerca di spiegargli quello che vive, ma lo psicologo ovviamente non può credere di parla di psicologia, giustamente. Era bella perché era molto intrigante. Sembra la trama di un videogioco che già ho conosciuto tempo fa, cioè che ne ho sentito parlare tempo fa. Beh, ridete mille volte meglio, mi fido. No, però ripeto, era bella Wake, peccato che l'hanno trovata noiosa in America, l'hanno chiusa subito, però ripeto, io che amo la psicologia, amo un po' il mondo onirico, io sono un grande appassionato di sogni, se avete bisogno, qualunque cosa, chiedetemi pure tranquillamente, no, non vi mando la fattura, ma perché ho fatto sta cosa per niente? No, ma ad esempio parlando di questa cosa, Non ho preso nulla io battendo i nemici, che succede qua? Non lo so. Dico, parlando qua... Chi è? Hello? Simo? Ragazzi, buonasera. Ciao Raffaele! Che bella sorpresa, aspettavo Simo. Ciao Buonasera, Leonardo, ma chi c'è Leonardo? Mi sa che Simo è entrato in letargo, non si sveglia più per il momento. Quando si è stanchi lo capisco, dai ragazzi lo capisco, non ha nessuna Comunque, giustificazione, nessuno deve giustificarsi. Jack, parlando di serie americane, io ad esempio da quando Bene Leonardo, siamo al 17. che ho installato Pluto TV, c'è una serie che non è che sai dice la seguo sempre, qualche volta mi guarda qualche puntata. C'è una serie, si chiama Autostop per il cielo. Mai sentita veramente? Un attimo, Jack. Comunque, buonasera Leonardo. Raffaele, sei pronto per la tua ultima live prima delle pause domani sera? Sei pronto? Sì, come no, prontissimo. Bravissimo, io fino a martedì ci sono attivo che dobbiamo finire Devil May Cry, voglio fare il boss di persona lunedì, perché ragazzi dobbiamo salvare una povera ragazza bloccata in un dungeon da troppo tempo a causa mia, che abbiamo preferito andare a lavorare nel gioco, abbiamo preferito andare con gli amici, ridere e scherzare, e poi l'abbiamo fatta aspettare, dobbiamo salvarla la prossima volta, dai, non so mica lasciarla lì a morire. Mi sembra giusto. Scusa, guarda che finisce il gioco se muore, cioè non deve succedere. Oh, guarda, posso usare il Beowulf qua. Go to hell, dice. Mamma mia, che belle ste mosse. Perché non riesco a portare... È un po' col Beowulf, infatti mi mancano molte mosse, non ho comprato quasi nulla, non riesco a mandarlo su dai, voglio farlo. Non ce la faccio, vai, forse sì. Vai, guarda. Forse sì. Dai. Dai, che ce la posso fare? Vai, bella combo. Perché l'hai mollata lì? Dante! E niente, ci rinuncio. Ogni volta, perché non ho abbastanza mosse da sperimentare. Ma no! Stavo consumando. Peccato, perché era utile prendere questo. Anzi, se prendo questo, dovrebbe darmi un'altra attacca, perciò devo assolutamente farlo. Avete pazienza, ci riuscirò poi.
facendo la levetta sotto. Ma dove vai? Ma bella dove vai? Tanto oramai sei mia. Grande, Raffaele fa anche le live di canto. Faccio uno showtauntino. Sì, domani una bella live di canto. Sì, ti sento volentieri, guarda, almeno mi metti buon umore. Benissimo. E tanto sai che come se anche questa settimana non so nulla sulla lei, poi oggi ci è pure arrivata una truffa, non ne voglio parlare, che dicevo se non paghi entro oggi ti viene riposato. E che cacchio, pagate cosa? Poi vanno a vedere, non rispondono i numeri, i dati, non cavolo. Figurati, poi ti mandano una cosa e ti puoi pagare così, senza bollettino, Allora, io però io ci sono cascato, sono andato lo stesso a fare l'IBAN. Quando vado a fare l'IBAN mi dicono l'intestatario non corrisponde col numero del conto. Allora ho detto, cavolo, è una truffa. Ho fatto il controllo. Questa è una truffa vera e propria. Certo, non corrispondeva l'intestatario e c'era scritto intestarlo a, che era ovviamente il comune, perché io pago, se ci sono delle cose da pagare, ragazzi, si pagano, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però, grazie Raffaele, non avevo ancora messo il messaggio in evidenza oggi. Ti ringrazio. No, ma figurati, Jack, guarda, è un piacere. È un piacere anche per me mettere il tuo messaggio. Se non ricordo male, in questi amici due boss finali, uno è il pelato e l'altro via. Sì, volevamo evitare lo spoiler, ma è ormai ovvio dalla trama che uno è il signorino Virgi. Immaginavo perché c'è un punto in sospeso. Sono entrato da qua o da qua? Ma io, ragazzi, la mia spanna d'attenzione è terribile, ma io non ho senso dell'orientamento, ve lo dico perché ogni volta mi perdo in giro, anche nella realtà. No, è giusto. Io purtroppo mi perdo in giro, ragazzi. Sono perso nel mio quartiere una volta. Ma come fai? Perché siamo tornati qua? Non so io. Guidavo. Ma siamo ancora nel quartiere, non sei uscito. Raffaele, hai mai giocato Fino 2003? Ti chiede. 2003. Assolutamente sì. Però diciamo l'unica versione è stata soltanto quella della PS2 per adesso. Vabbè dai, però io ho giocato su PS1 soltanto. Pensate. Però so che su PS2 vorrei trovarlo pure io comunque per PS1. Attenzione, abbiamo preso un frammento di sfera che ci serviva, così guadagniamo più vita. O vita mia, ma che bello. Ho trovato questo. Oh, che bella notizia. Vita mia. Ma questo dimostra che non ero sulla strada. E chi sto cuore? Questa è bella. Sei stata un primo amore. Sei stata un primo amore. E o prima l'ultimo ma sarai per me. Bella. Allora, a proposito di questo fatto, sembra che dunque la canzone napoletana sarà patrimonio dell'UNESCO. Vorrei vedere meritevolmente. Assolutamente sì. Continua l'altro versale, va bene, continua a salire da qua. Ok, almeno ho preso una sfera. Infatti mi sembrava che c'era da salire ancora qua. No, che bella. Che poi sai che se sbagli, lo sai che se sbagli devi rifare tutto, ovviamente. Non c'è un posto più comodo, no? Perché... Allora, avete mai giocato Super Mario 64? Chi di qui dentro ha giocato Super Mario 64? E ha fatto Clock Tower, la torre dell'orologio di Super Mario 64? Perché è la stessa cosa, senza la visuale ovviamente del 64. Sono caduto, poi cado. Mi sono salvato. Però, posso passare da qua, bellissima idea. La mia vita, allora anche la mia, ok, siamo in due. Perché per me sulla 64, specialmente quel livello lì che puoi fermare il clock e ti cambia la struttura del livello, è puramente geniale. E quindi sì, ovviamente pensa io da bambino a cercare di farmi 120 stelle. Una volta vado dal medico, poi dici che il destino non esiste. Vado dal medico, dai, veramente. So che devo andare lì dentro, però la tentazione di far questo perché ci sarà qualche regalo. Boia, come fa... E praticamente mi trovo la guida di Super Mario 64. Che faccio? Non scopro cosa mi mancava per arrivare a 120, perché io l'inglese non lo sapevo, ovviamente. Non sapevo, il gioco era tutto in inglese, quindi cosa potevo farci? No, vabbè, non lo voglio rischiare, so già che cado. E la tentazione era forte. Certo. Devo andare qui dove c'è il fulmine? Quanto pare. Era un dei veri a quel livello. Sì, welcome to hell. Ciao. È vero, Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo, è vero. Ma Aquilani
valido come allenatore. Sì, Io come devo giocatore dire che mi ha bravissimo. fatto un'ottima impressione, anzi è andato a sfiorare la Serie A con Catanzaro, se lo meritava. Ah, lo dico, un attimo, lo metto in chat, io mi dimentico sempre perché sono molto distratto su queste cose, perché non mi piace fare pubblicità. Ma se qualcuno di voi, non voglio dire per forza Noemi, ma se qualcuno di voi volesse entrare sul mio server Telegram, quello che vedete c'è sia il gruppo che il canale. Il canale è solo per avvisa quando ci sono cose, il programma settimanale, cose varie. Il gruppo è un gruppo di giocatori, c'è Lio, c'è vari ragazzi bravi, ragazzi e ragazze, anche la cara Kairi che è bravissima, c'è tutto. certo. Quindi voglio dire, non è solo ragazzi, dico ragazzi, intendo maschi e femmine, non è solo una roba, cioè non è la classica, diciamo, combricola tipo scuola superiore, perché poi io avevo più amiche femmine che maschi, quello è un dettaglio mio, da come sono fatto io. Va bene. Beh, questa è una cosa positiva, Jack. Ma mica tanto, perché era positiva, ma allo stesso tempo mi manca un po' di quel, cioè come dire, sono cresciuto troppo con, cioè, usando a evitare quegli argomenti, quindi spesso magari mi trovo un po' spiazzato, perché ho più amicizie femminili che maschili, io però certe cose. Ma è Pandemonium, bravo! Hai citato il grande gioco Pandemonium della Play 1. Eh sì, E a proposito sempre di questo fatto di Aquilano, il nuovo allenatore del Sassuolo, sì. C'è anche un'altra notizia, un'altra novità sempre di calciomercato per quanto riguarda gli allenatori, perché il Torino come allenatore ha preso niente di meno che l'ex terzino del Milan, Ignazio Abate. Quando hai detto Ignazio, un attimo, ho pensato a Ignazio La Russa come allenatore, ma no, è impossibile. Infatti. No, il grande Ignazio Abate. Grande. Eppure lui ha fatto una bella impressione quest'anno. Siete che fa scoppiare i petardi per un po'. Quei gatti che si sparitano. Io non ho cani, ma cos'è? È cambiato sto. Questa parte nuova non aveva una luna la volta scorsa. Certo. Bravo, dice lui. Ma le sfere verdi mi servono almeno? No. Voglio credere che la sfera verde ti cura. No, quella rossa mi ha fatto molto male, pensavo mi curava. Io che ci credo pure che lui ti può curare. Oli moli, veramente Oli moli. Non sentivo sta frase da una vita, Oli moli. Oli moli è un modo di dire non offensivo che usano gli americani quando, come dire, per sorpresa. Come diciamo, oh che cavolo, e loro dicono holy moly. Ho capito. È inquietante questa sfera. Volevo usare Mamma mia, è veramente qualcosa di inquietante. È una luna che ti sorride. La miglior luna rimane quella di Majora's Mask, Zelda, è la luna che in 3 giorni ti cade addosso e distrugge tutto. Vivo 2003 c'è anche ma poi non capisco perché Arkham deve essersi vestito da buffone un'altra volta, che è là che stava facendo rituali. Non capisco perché l'ha fatto di nuovo. Chi ride è ultimo. Ma non ho capito cosa vuol dire su FIFA 2003 c'è in GameCube. C'è anche sul GameCube, intende, penso. Che è uscito anche su GameCube, sarà come la qualità della Play 2. Ok, siamo tornati. Capito. Bene, ok. Almeno a questo livello la strada si capisce, non è un problema. Beh, comunque Leonardo ha citato un altro gioco che a me piace, quindi è FIFA 2005. 2005 è bello, assolutamente sì. Sì, molto 2004, bello. Forse dovrei approfondirlo meglio, sai. Io devo andare alle spalle di questi, però è più difficile di quello che sembra. Non è vero, al primo punto. Nulla è facile con la vita, Jack. È bella questa frase, mi piace. Nulla è facile, ma al suo tempo tutto è possibile, vorrei aggiungere io. Nulla è facile, ma tutto è possibile. Sì, questo è vero. Io ho realizzato una cosa, ragazzi, sarà che ho qualche anno in più del buon Raffaele. Ho realizzato che ciò che conta tanto nella vita è la maestria in qualcosa. Più tu diventi abile in un certo campo, ovviamente non parlo di videogioco, no, ma di nuovo quello del puzzle. Dai, ma spero che stavolta sì. E più diventi capace di gestirti delle cose incredibili. Cioè, sembra strano da dire, ma veramente, che ne so, che uno magari è un programmatore,
fa schifo all'inizio. Certo. Allora, facciamo una cosa un po' più facile. Uno magari è un disegnatore all'inizio, cioè vabbè lo so, ma faccio male le mani, però poi col tempo, tra l'altro sta cosa è una cosa che ho visto anche in molti fumettisti che sono partiti, che il loro talento è progressivamente migliorato, non è che sono tutti nati come un Miura con Berserk che disegna capolavori assoluti fin dal day one, ma c'è gente come Oda o anche Togashi che nel tempo è migliorato tantissimo. Ma guarda, insomma, Togashi poi è ritornato un po' più indietro perché aveva dei problemi di salute abbastanza seri, da quello che si dice, perciò, però ripeto, è una bellissima cosa che quindi c'è questa cosa che si diventa sempre più bravi. E io che scrivo ho fatto degli errori, ho fatto delle storie, ho fatto degli errori grammaticali, ho fatto tante cose, perché è normale sbagliare, ma se non ti alleni, prima o poi non ce la fai. Invece se ti alleni... No, ma infatti, questo è vero. Non bisogna arrendersi al fatto di dire, vabbè, non sono il migliore. È vero, non sono il migliore, ma non sono il migliore. Non sono Stephen King. È una notizia veramente clamorosa. Il DS Carnevali dal Sassuolo è passato alla Juventus. Ma guarda un po'. Che belli questi nemici, cosa sono? Ma poi li ho già affrontati, perché non me li segna come nuovi. Stranamente non me li ricordo. Carnevali alla Juventus, attenzione! Carnevali alla Juventus. Sì. Te l'ho appena detto, Jack, dal Sassuolo è passato alla Juve. Ma pensa un po'. Perché giustamente, allora, l'anno scorso purtroppo la Juventus ha preso un direttore sportivo che tale non è, perché lui faceva il presidente al Tolosa, ok? Quindi è per questo che è stato un disastro, e quindi almeno adesso un direttore sportivo ce l'ha la Juve, quindi Carnevali. Ragazzi, la dirigenza è una parte molto importante, non bisogna solo guardare l'allenatore o la squadra, ma la dirigenza è fondamentale. Bravissimo. Ad esempio a me uno come Elkan, so che è una cosa che magari non piacerà a tutti, uno come Elkan a me non piace, perché Elkan ogni cosa che tocca lascia sempre tipo, non so, una Ferrari elettrica, che a me non è che mi piace mai auto elettrica in generale, ma è proprio brutta la Ferrari luce, a me non piace, non so. C'ha qualche... guarda, io che guarda, adoro le Ferrari. Guarda, ti dico una cosa, Jack, veramente Elkan sta letteralmente rovinando la Ferrari. Non c'è dubbio su questo. Perciò è quello che stavo dicendo, cioè mi spiace dirlo, non è che ma è così. A me non piace criticare, non sono il polemicone di turno, mi conoscete benissimo, però quando devo dirlo devo dire, perché non posso non dirlo. No, ma la verità è questa, Jack, che quando c'è da criticare bisogna farlo e basta. Bisogna essere onesti. È poco da fare. Non ho abbastanza punti per prendermi il prossimo livello. Oggetti, se trovo... Non ho capito cosa. Cioè, ho visto adesso su Rai 1, ma così proprio per sfizio, che allora, ieri sera avevano già fatto la cerimonia di apertura dei mondiali e stasera lo fanno di nuovo. Una in Messico, una in America, quindi. Non mi sorprende. Messico-Sudafrica era ieri sera. No, lo so, ma magari. Ma sai che gli americani lo fanno anche loro. Altrimenti non va bene. Quella era quella fake, noi facciamo quella vera. Sai che sono fatti così. In senso buono. Comunque invece stasera è una partita abbastanza interessante. Quale? Devo dire la verità. Allora, su Rai 1 ovviamente in esclusiva per chi vuole. Esclusiva ci sarà non penso. Canada-Bosnia. No, non ti interessa. No, ma per l'amor di Dio. Fai quello che vuoi, Jack. Quello di ieri è più interessante, sai. Ma lì voglio dire una partita veramente bellissima, secondo me, è quella che ci sarà domenica sera. Guarda chi c'è. Sto affrontando il lato oscuro, ecco perché si chiama affronto l'oscurità. Il lato oscuro di Dante. Bella sta cosa. Fatti avanti il buffone, guarda che è la tua parte demoniaca, vabbè, dettagli. E non ho letto come si chiama il nemico. Cos'è sta roba che sto colpendo? Ah, la luce lo indebolisce, bellissimo. Ah, che strategia. Infatti dicevo, ma devo mandarlo dove c'è la luce, ho capito. Più luce sblocco, più riesco a danneggiare lui. No. Ma sai che è un bello stile di battaglia questo. Devo mandarlo dove c'è luce. Lui viene a colpirmi qua. Si colpisce alla luce. Sì. E lui non viene perché qui non c'è. Viene qua a colpirmi. Ah, me li chiude, vieni.
Ho capito cosa fa. Ora! Vai. È l'unico modo per danneggiarlo. Ho capito, è un Certo. po' lunga, ma ne vale la pena. Colpisce la luce, sì. Vai. Vieni. Guarda sto suono bruttissimo che ho sentito. Sembrava un bug. Ho sentito un tum. È tutto normale, no? Ho sentito un tum. Non so se... Non penso neanche che mi veda il gioco. Non so se... per forza mi veda il gioco. Oh, ecco! Ma no, devo proprio aspettare che lui arriva qua. Mi fa ridere che mi dice, vieni qua. Io non posso fargli nulla. Dai. Vedi, è troppo tardi. È troppo intelligente questo qua. Tanto le danne. È per forza allora. Vieni, colpissimi. L'ho fatto io. Vieni. Boia, ancora! Fa dei suoni terribili. Vai! E perché è così sveglio? È assurdo! Non posso solo sparare a questo, vero? No, devo colpire con la spada, vero? Vai. No, vai. Di nuovo, a qua è tutto scuro, diventa scurissimo. Poi io ho fatto un sacco di danno stavolta, però. Vedi che mi colpisce e poi scappa. Devo schivare il suo colpo. Vedi. Sì. È così che si deve farlo, ok. Ci sono. Vieni, colpisci, lo evito. E colpisco questo. È stato più sveglio di me stavolta. Dico io, vieni qua. È velocissimo però, vieni. Sì, infatti. Eccoci qua, ci ragioniamo. Allora posso magari dargli un paio di colpi, un paio di colpetti. Ecco, niente, l'ho colpito. Se mi colpisce mi fa un sacco di danno. Eccolo! Ah, porco cane, ha preso un colpo. Ma sto suono che mi spaventa, ragazzi. Questo suono è assurdo. Mi ha preso, devo curarmi. Non gli faccio niente. Vieni qua. No, per poco. Ecco qua. Devo per schivarlo. Così sembra funzionare. Anzi, funziona benissimo. Adesso lui tirerà. Detto la luce non ci viene, lo sappiamo già. Un paio di colpi lo colpisco adesso. Fai ora? Ecco fatto. Ho trovato la strategia giusta, dai. Buono, dai. Bella anche la musica, ragazzi. Qua sta usando un potere speciale. Devo colpire un paio di volte questo senza... Vai. Eccolo qua. Ce l'ho fatta di nuovo. Funziona, Bravo, ragazzi. Devo colpire un paio di volte, però lui mi colpisce me. Vabbè. Ma no, mi ha preso mentre gli stavo facendo la mossa. Che genio che è. Ecco, vedi. Devo Wolf, aiuto. Grande mossa. Ok, ho capito come fare. 1, 2. Vai, salto. Schivo il suo colpo, magari. Devo schivare il suo colpo, 2. Salto, schivo. Ora. Se lo colpissi io. Ma guarda che non lo colpisco, è incredibile. Io l'avevo fatta giusta. No, schivo. Volevo schivare con... Ah no, così. Sto sbagliando i tempi, purtroppo. Non ci crederai, ma è la cosa più brutta sbagliare i tempi. Ecco, ora. Cioè, mi rendo conto, gente. Quasi sconfitto, dai. Manca un pelino. 1, 2. Vediamo se riesco. Salta. Ok. È andata. Mi ha sconfitto la parte oscura. Nella luce. Meno male, Meno male. È un boss in meno, Poi lo vediamo martedì il gioco. Benissimo. Oggi non ce la facciamo, però. Avete ragione. Allora, nel frattempo, comunque, come ti dicevo, Jack, secondo me c'è Scusa solo un attimo che questa siamo in sequenza, ti chiedo solo scusa. Vai. Poi ne parliamo con piacere, perché... Ecco, bella scena. Vai. Che bella scena. Cos'è un nuovo stile di combattimento questo? Ti sblocca, mi sa. Ok, sentiamo allora, va. Sì, ha assorbito l'ombra. Questo me lo ricordavo che esisteva. L'ho giocato su Play 2 ai tempi, sto gioco. Doppelganger, sì. Che strano. Cioè, c'è praticamente una sua ombra che ti... Non ho finito il livello ancora. Per colpo di scena. Vediamo se... Un attimino, Secondo me è quasi il finale del livello. Ma siamo nell'arena della boss fight. Là. Bene. Ma che bello, sa. Prossima volta ci siamo, finalmente. Va bene, dimmi, Raffaele, con molto piacere. Allora, sì. L'unica cosa che volevo dire è che secondo me
una partita proprio bellissima, caro Jack, è questa qua che fanno domenica sera alle ore 22, e cioè sarebbe Olanda-Giappone. Ma quella è bellissima, la fanno sulla Rai, Bella. perché tu sappia. Bella La proprio. fanno sulla Rai quella partita, perché a me interessa. Dovrebbe. Potrei anche vederla, ho detto che non li vedevo nulla, ma questa cavolo mi piace troppo. Io adoro entrambe le squadre, gli Orange e il Giappone, sono bellissime. Giappone. Infatti Altra scena. Ok, vai. Tanto sono brevi. Vai. Wrap up this crazy party, shall we? Ho la sensazione che non sarà ancora la boss fight. Clean up the mess Father left behind. Ok. Ho sta sensazione che non siamo ancora al boss. E ce la faccio a fare il livello in tempo? Grazie Andy! Oh, anche se non ce la faccio imparo qualcosa, è utile. Io provo a Grazie farlo. Andy e buona serata anche a te. Sapete, se poi non ce la faccio, lo facciamo la prossima volta, non è un dramma. Sì, è un dramma, però nel senso, vediamo, intanto imparo un po' il livello, non fa male. Ma non fa sicuramente male, intanto ho sbloccato una cosa di più. Vediamo come va. Mamma mia. Vediamo come va. Rompi il sigillo. Io esco, ragazzi, grazie ancora Noemi! Tanto vedrai che martedì finiamo il gioco. Oggi cerco di portarmi ancora un po' avanti se riesco. Male che vada, me lo rifarò poi anche martedì sto livello, ma intanto voglio impararlo un po'. Ho ancora una mezz'oretta a disposizione. Grazie della compagnia e grazie dei consigli, mi sono stati molto utili, mi hai salvato un sacco di volte. Perciò veramente, grazie di cuore. Buona serata. Buona serata Noemi. Era Raffaele. Raffaele domani fai live? Sì, ormai c'è Raffaele. Sì, Partita domani hai detto che è facciamo quella di domani? Allora, domani sarà l'ultima live, farò just chatting e poi diciamo che voglio proporre pure una live di canto, solo che vabbè poi saprete come funzionerà comunque. Sì. Occhio, mi raccomando Leonardo, proteggili la chat, sì, sono i pezzi del puzzle, che bello. Guarda, su questo puoi stare senza pensieri, perché Leonardo fa un gran lavoro. Assolutamente. Perché anche Leonardo anche da me aiuta sempre, quando dà consigli e cose varie, veramente. E poi dopo la live di domani si va in ferie e tornerò ad agosto. Ma sì, tienimi in compagnia un paio di giorni che poi vado in ferie anch'io. Cioè, un paio di giorni sono lunedì e martedì, intendo, poi vado anch'io in ferie. Sì, no, ma infatti perché... Ma perché allora, ci arriva il caldo, prima del brief io volevo fare almeno fino al 20-21. Sì, ma infatti quello che voglio dire io, cioè veramente fare live con questo caldo proprio no, non è cosa. Non è cosa. È troppo pesante. Questo livello fatto scacchiera è pazzesco. Avete visto? Aiutare è giusto, ecco, ma no. Non basta, devo prima colpire questo qua. Posso colpire solo quelli che hanno... Ecco, interessante sta cosa della sfera. Questo deve essere il re, Sì. Ma perché è così forte? Forse è meglio che distruggo prima quelli piccoli. Non sottovalutiamolo sto livello. Era partito che sembrava facilissimo. Ho trovato questo. Vedi che cambia chi può subire danno e chi non può subire danno in base alla posizione. Questo però è da far fuori. Infatti ce l'ho fatta per fare questo. Queste sono gli alfieri, penso, le torri. Vabbè, ne ho fatti fuori quasi tutti, dai. Era terribile, ma non così tanto. Infatti ce l'ho fatto, ho vinto la gara. Ho vinto la partita di scacchi, che bello. È una partita di scacchi contro le nemici. Della disperazione. Si chiama. No, ancora i Fallen Angel. Gli angeli caduti. Questi sono terribili. Mi piace comunque il gioco. Può sembrare strano, ma la sua moralità, che tu sei dalla parte dell'umanità contro le creature infernali e comunque sei dalla parte del bene, So, è sempre, è un po' una Divina Commedia in versione action, anche se non sembra la Divina Commedia che trama. Che succede? Sono è entrato Simo! Ciao Simo! Sì, Dio, arrivi tu. Non so cosa è successo lì, però. Ci siamo dati il cambio. Tag team. Come stai, Simo? Che bello sentirci. Stavo dicendo adesso che anch'io fra un po' mi fermerò per un po' di tempo. Ovviamente non oggi, ma
Guarda, sto un po' rincitrullito. Altri un po' giochi da ansioso platinare? perché domenica devo fare una cosuccia un po' importante, per sto tutto a posto. Spero non sia troppo pesante come... No, va bene. Io la ingigantisco, però per dirti, devo fare uno stage importante con una doppiatrice Cavolo, è interessante. importante. Sì. Ciao Con Simo, la dice voce anche Leonardo. No, devo riaffrontare questo boss. Ma il boss che meno mi piace tutto il gioco. Beh, cavolo. Comunque ciao Raffi, scusate. Vabbè, ma non Buonasera, andare Simo, no, ma vai tranquillo, vai tranquillo. Goditela, Simo, goditela, cavolo. Ho detto faccio una mezz'oretta sul divano, mi sono abbioccato. L'aveva previsto lì, ho detto, guarda che secondo me si è sbloccato. Ho detto, vabbè, è normale. Ho detto, se si è bloccato ha fatto bene, perché quando si è sonno, si è sonno. Ma perché per dirti, nel mentre un amico mi aveva detto, oh, scusami che apriamo quel momento che a te live non piace, però ho detto, la serie di Among Us l'hai vista? Ho detto, no, non l'ho vista. Ma la sono messa, ho visto giusto qualche puntata, sono addormentato. Vabbè, ti credo. Posso immaginare. Onestamente alle 4 mi è venuto sonno pure a me, mi sono fatto giusto un'oretta e poi mi sono svegliato tutto sudato. Ma come mai caldo, vero? Sì, no, ma infatti veramente, cioè qua dentro a casa dove sto io non entra proprio aria. Ragazzi, ma quanto è potente Beowulf, ragazzi, quanto è potente. Grazie a quello ho sconfitto sto boss che mi ha fatto soffrire. In un Non attimo. vorrei stare nella parte di chi lavora con o in pizzeria o chi ha a che fare comunque con altri tipi di lavoro. Vabbè, quello è ancora peggio. Soprattutto sto periodo. E Sì, non siamo sì, a luglio-agosto, per dire. Vabbè, guarda, questo non è ancora niente, anzi, mo bisogna vedere i prossimi 2 mesi. No, no, da me sta già arrivando le temperature di agosto, perciò... Oh no, E perciò... devo fare 9 sigilli. Ammazza. Comunque rispondendo alla tua domanda, Jack, allora, adesso sono indeciso tra 2 titoli, ma mi sa che aspetto un po' perché mi devono arrivare il gioco di Batman della Telltale Bello! e il gioco di Thor. Non posso mancare 5 Gioco di- minuti che qua Thor. entrano tutti e tutti. Lio, ma cosa è successo? Rieccolo Lio! Ti avevano portato via. Ma poi- Mi cita la banda della Magliana e poi sparisce. Che cavolo. No, L'aveva preso. scusa, perché stai combattendo con le tue stesse spade? E appunto l'ho fatto apposta per mettermi queste spade qua, visto che sono proprio loro. Perché mi fa affrontare tutti i boss del gioco? Classico livello, molti devi dire, ti è piaciuto affrontarli? No, devo dire tutti no. E le robe Kami Nevan, mannaggia lo schifo. Affrontami Nevan, piangerò. Ti piace vincere qualche Pronostico ti chiede Raffaele per camera vostra. Eh? No, è che dicevo, Jack, mi piace vincere facile. Mica tanto. Ma a me piacerà vincere facile, ma questo qua non me ne danno la possibilità. Io ogni tanto mi chiedo che cosa passi le aziende per partorire certe pubblicità. Capisco che bisogna vendere, però ogni tanto mi chiedo. Probabilmente l'uso di sostanze speciali per preparare pubblicità. Tipo il 1240, io mi chiedo sempre ancora la scimmietta, mi chiedo come a scimmietta o qualcosa, come si chiama? La scimmietta con il... si passa la cornetta. con le macine bianche. Fantastico. O se no... Vorrei vivere l'esperienza del brainstorming. Simo, Sarebbero belle esperienze di brainstorming. Dimmi tu. ti dico solamente un previsto. 892. Oh no. Quali sono molti? Oddio, cos'è? La versione Wish di Freddie Mercury sdoppiata con quei cazzoloni di baffi inquietanti. 892. Oh maronna. Anche se so che forse manterremo sempre in quel segmento che Jack non preferisce che si parli in live, che magari se non ci si focalizza sul gioco, però pure quella là della Friscas, quella là idiozia, non capisco chi è che l'ha pensata. Perché quella lì che era
la Prisca non tenere da aprire bocca. Ma perché non riesco a beccare? Non riesco a fare nulla questa? Ma perché? Me lo spiegate perché è così forte? Quando... Io guarda che sto affrontando. Lo so che stai affrontando, Jack. Tu la devi affrontare quando lei non c'ha tutte quelle cazzo di viste. Peccato che sia sempre. Sono finte? Sì. No, quella là al metal detector che fa anche la musica più alti che fa. E di metallo. Sì, è quella lì, tu stavo dicendo. C'è sempre nella pubblicità, c'è questo qui che si trova sul coso, su come si chiama, su chiara, sul tram, sull'autobus, non lo so. E ce n'è una che si vede palesemente che ce l'ha finte. Però nessuno glielo dice. Questo prende questa cosa fa. No, è impossibile. Sono finte. Vi ricordate Ricola? Se la dimentica. Si girano tutti. Gatino, no? Quella è No, virgola. Ricola era quella della montagna. Ah sì, Ma perché si muove? quella con l'eco. Chi è come Tino? No. Si muove. Dimmi tu. Quella lì del cioccolato fatto dalle marmotte che tu puoi Bella quella, era un meme pazzesco. i traumi cranici che sbatteva manco se fosse una cosa, povero orso. E Per me le balsamiche, sì. non ci sono ancora troppe bollicine. Torno alla cosa, quel povero che si dice ma porco. Allora tu non dire quella parola lì, oh. Ma non mi ha rubato la vita sta grande. Ma va. Ma dimmi tu che Io me ne vado, porco cane. Sì, posso ritornare in vita, meno male che succede. Ma porco cane, per colpa di lei. Posso battere qualunque cosa sto gioco, ma non lei. Ma non lei. Porco due. Per il momento che Jack è occupato, signori, vi faccio vedere quello che ho ottenuto, che ho trovato. Rubato, adesso anche la gatta che... andiamo Il Nietzsche, su. cibo in una famosa multinazionale, un bicchiere di un calciatore. sono più basso di prima perché c'ho la poltrona nuova No, io non ce e la mi faccio. sprofondo. Ma va giù te! La pianta di difenderti, questi cavoli di pistrelli. Porco cane. Adesso la gatta, di nuovo vuole andarti là. Ti decidi, Micia, per favore, grazie. Non si decideva, era cambiato idea dopo 2 secondi. Ma perché non riesco a togliere i cosi? Spiegatemi come mai non riesco. Bel gioco, no? Cartuccia F1. Qual è il punto debole? A quel punto mi cerchi strategia di Nevan, per favore. Non fatemi uscire di testa, aiutate. Nevan, sì. Perché non riesco a darle... Perché si spara? Cos'è che le toglie lo scudo? Non capisco cos'è che le toglie lo scudo. Levanto? Nevan. Non riesco proprio a capire. Sta andando a casuale sta battaglia. Che fase sei? È fase? Perché ha fasi? Per quanto pare sì, ci sono delle fasi. Finale. Mi sciuppia anche l'energia questo. A lei comunque più in realtà devo togliere lo scudo. Allora, io non voglio fare troppo il maiale, però... No, non farlo. E allora, non dire ti succhia l'energia Jack perché sennò me la sei Beh, l'ho fatto, l'ha fatto. Cade l'angelo. C'è Reddit qua. Oh, poi l'ho battuta. Il commentatore che aveva fatto la fase che vuoi Souls. L'ho battuta. Ma è strano perché non sembrava fasi tecnicamente. Sì, cambia le abilità, ma cioè è sempre una sola forma. Forma in questo posto. Oh ragazzi, Volevo farti vedere una cosuccia, Jack. Poi va bene, però sono un po'... diciamo di fretta perché altrimenti non ce la faccio finire, devo fare tutto. Vabbè, adesso Dimmi. Perché sto vedendo lì io, mannaggia voglio vedere Simo. Cos'è? Il bicchiere di Son, preso, ripeto, da una famosa multinazionale americana. Che particolare. Che inizia con la M e finisce con la D. Esattamente. Ma dico, ma quello che c'è sullo scaffale che era un Gundam? Aspetta, dove dici? Va bene, c'è tranquillamente pure tu. Allora, su... Oh, la bestia della luce, ci sono tornati zona qui, proprio quella zona lì. Allora, sono 2 tazze che rappresentano Gandalf e Frodo. Sopra c'è Boromir, Aragorn e dietro Aragorn c'è Carnage.
No, da lontano mi era sembrato che avessi Dai ragazzi che ce la facciamo, dai, vi prego. un Gundam. Quello Dai, è quello ce che la non, facciamo, meglio dai, che non entri in quella fase perché potrei diventare veramente estremamente povero. Comunque Simo, scusami, ma tu dimmi una curiosità. Ma questa immagine che tieni qua su Discord, ma chi è? Il Dibu Martinez per caso? Certo, dopo che ho sentito il possibile arrivo alla vecchia signora, vuoi che non si metta il maestro? No, è giusto allora. Perché giustamente... Lautaro Martinez alla Juve. No, allora non è Lautaro. Quell'altro sente Lautaro Martinez. Quello teniamolo a No, Milano a non è fare la Lautaro. carne e basta. Tanto però Allora, vince gli scudetti, in quello. realtà Purtroppo. quel Martinez che deve arrivare alla Juventus è un portiere e Vabbè. proviene dall'Aston Villa. Vabbè, ma quello va bene allora, se basta che non sia quello là. No, non è Lautaro. Lautaro resta all'Inter. Piuttosto che vedere Lautaro alla Juve, Sì. giuro mi faccio prete. Don Simone. Protettore dell'umanità. Invece di fare le veglie o altro faccio i platini, parlo dei platini. Fai festini. Simo, visto che prima stavamo parlando di cose, ti dico solo un nome. Rio Casamia. Che cos'è questo boss? Me lo ricordo. Fighissimo sto boss. Io vorrei capire chi è che gli ha avuto la geniale idea di mettere gli attori di Bollywood a fargli fare la pubblicità di Rio Casamia. Perché la Peugeot sempre là che... La Peugeot era bella, la Peugeot era bella per quello che poi praticamente spacciava quel catorcio per farla diventare una Peugeot, la faceva schiacciare anche dall'elefante, era bella. Anche se per me una Non delle che le più pubblicità belle... non sono uno dei miei argomenti preferiti, perché quelle cose. Dico, So che c'è gente che le anche se- adora, però per me stanno proprio sulle balle. Anche se per me una delle più belle e allo stesso tempo leggermente inquietanti è la pubblicità della Daewoo Matiz 2004, quando c'aveva il canto lirico. Io ci ho perso anni a cercarlo quel canto lirico maledetto. Vai che ci siamo, Perché vai. Simo, perché Ok, questo boss è andato, dai, su. lo spot Team 1999 Vabbè, io esco da quella- Discord, non sono stufo di sentire parlare di pubblicità, scusate, ma è troppo per me, non ce la faccio proprio a sopportarle, scusate, ma proprio una cosa che... Mi scuso anzi per averlo aperto. No, ma andava bene finché era uno o due, ma poi per esempio, quando ho detto che non... c'era con l'io più che altro, che magari... No, Jack era solamente per dirgli una cosa veloce a Simo. Ok, va bene, per dire bene. che lo posso dire un po' No, ancora sto boss! Ma perché non so se notate, ma è un livello un po' difficilotto questo, ma molto difficilotto. Molto difficilotto. Cioè, no, ma è bello che sai le scale, quel dipinto dove ci sono le scale che vanno in tutte le posizioni? No, TV, era così il comando, mi sembra. Non mi ricordo come si chiama il comando. Più o meno siamo lì. Esatto, Dico, esatto. Jack, sai quel dipinto, non so se mai l'hai mai visto, quel dipinto dove ci sono le scale in tutte le posizioni. Sì, è bellissimo quello. Sto livello è uguale. Cioè stai andando in Sì, tutti i tipi e di infatti posizioni. anche in Final Fantasy VII originale, nel tempo degli antichi, ma anche nel remake del Rebirth, hanno fatto sta cosa, anche se si capisce forse di più nell'originale che nel remake. Ragazzi, io morirò qua, ma chi se ne frega. Anche per farli partire da qui. Vabbè, ma non me ne frega nulla. Partiamo e riaffrontiamo il nostro boss. C'è un problema, non c'è problema. Ah, cavolo. Dove? Devo trovarlo però adesso. Never give up. No! Ho sbagliato, ho cambiato boss. Sono contro Cerberus. No, mai mollare, Il vero? ricordo che ho di questo A proposito, Simo, ma come sta andando coso con... Rated Well Sì. è un'esperienza, però meglio giocarlo su PC. Il PS3 ha dei drop Enormi. di frame
praticamente come si dice dalle nostre parti, ti lagga la madonna. No, Lio! Scusa, No, scusami tu, Jack, ma uno non è un insulto, no, è un modo di dire. ho capito, No, però... proprio Sentiamo dentro, scusami, non so, faccio sempre il rompiscatole, queste cose, ma è che veramente sono stufo di beccarmi problemi. Tranquillo, anzi scusami tu, il fatto era che come l'aveva detto Simo, ho detto, ho capito, è in quel modo lì. Poi A me mi è sono magari... A me è successo qualcosa con Typo Man, che è una specie di platform dove tu devi scrivere le cose. E cioè all'inizio mi è partito perfetto, arrivato a secondo livello, se non mi sbaglio, avevo scritto una parola che era giusta, parte un lag. Dai, cosa facciamo? Dai, su. No, facendo la pedicure ai piedi, sto coso. Jack che sta venendo posseduto dallo spirito di Giovanni Storti del trio. Ma dai, ma vieni, ma chi sono? Magari! Magari! Mi sale il Marai. Sarei meno in agonia di affrontare Cerberus senza Cerberus. Ma poi perché me lo devi trattare male sto povero? Non è che l'ho trattato male, l'ho trattato anche bene se vuoi, ma devo battere. Ogni volta mi trattate mai le creature del coso, come si chiama? Del folklore. Che ha senso perché Cerbero ha senso, una storia simile Divina Commedia ci sta. Diciamo che in Dantes Inferno non è stato fatto così. Non me lo ricordo. Cioè in Dantes Inferno quando dell'inferno. poi non era un cane dell'inferno assolutamente. Era purgatorio e paradiso, maledetti. Lo vorrei. Era un Non vorrei davvero. un ammasso, possiamo dire così, di carne. Suplex. Era un ammasso di carne, Jack. Quanti boss mi pieno di mancano? Ti mancano 3. No, 2, che 3? Forse mi basta questo. Attenzione. Ho superato la fase. Vai. Anche senza farlo al 100%, poi mi basta così. Così, però non mi ha fatto più fare quel boss là, avevo contro il sospeso. No, non Nevan l'ho battuta. Meno male, era quello. Ma che sta facendo questo? Ma guarda chi è questo? Ora non mi viene in mente. Ma chi è? È lui, è Arkham, come chi è? No, è quel famoso attore che fa tutti quei lavori e rende felice molte donne. Johnny Sins. Sì, non volevo dire il nome, ma chi? È un po' demoniaco però. Finalmente è riuscito a diventare malvagissimo, si è potenziato. Ah, che qui se non mi sbaglio prende per il momento l'aspetto del padre di... Certo, ha preso i poteri dei due figli e la spada anche, credo che sia la spada di spada. Ora voi venitemi a dire che non è così, ma guardategli la testa, quello non è un terzo occhio, sembra di più un'altra cosa. Io dico perché? Pourquoi fai quella fessura, quella... Perché sei quella tu che lì. ci vedi le robe ogni volta, Dio. Sì, certo. Spiegazione strana, eh? Sei tu che hai le perversioni e pensi Io che c'ho? Perversioni. Nel senso, No, tu hai detto di pensiero. ho detto perversioni, ho detto. Le passioni, No, vabbè ragazzi, allora, che bello, fatemi dire questo. Per oggi siamo a 2 livelli dalla fine, così martedì che farà caldissimo, facciamo 2 livelli, saranno difficili, ci moriremo tante volte, ma non importa. Raga, non importa. poi vi portiamo a mare io, Jack, se vi comportate bene. A mare? Al mare. Al lago? Ma non c'ho niente. Al mare, il lago In piscina? Piscina? In piscina? Piscina paga come Tino, dai. Sei sempre il solito pignolo, a confronto Paveron dei Paveroni, a confronto tuo è un signore. È vero. Ma io non ho la sua vasca per farmi sull'oro.
Noi Che- dobbiamo a prendere parte- solamente la sua numero 1, ricordiamo. No, che poi a molti pensano che diventi liquido e cosa no. No! Si vede tranquillamente nei clip che diventa un ammasso di metallo che appena si Aio. Che soddisfazione però portarmi avanti, che soddisfazione. Siamo arrivati a 18 livelli fatti, siamo partiti al 14, 14, 15, 16, 17, 18, 5 livelli. Grazie Xinkai, che bello che sei tornata perché almeno faccio il tempo a salutare bene. E passo i saluti perché sto morendo di caldo e non vedo l'ora di rinfrescarmi un po'. Esatto, grazie Raffaele. Allora voglio partire con un ringraziamento a Lio che c'è stato dall'inizio, si è fermato un attimo. Voglio ringraziare ovviamente Raffaele, che è stato simpaticissimo anche oggi. Ringrazio Simo che mi ha tenuto compagnia, ringrazio tutti voi. È stato bello, ringrazio Noemi che mi ha aiutato tantissimo. Se non era per lei non so neanche come avrei fatto, ragazzi, a fare quei livelli, non so neanche come avrei fatto. Ma ha salvato questo livello qua, ovviamente sono morto un po' di volte, mi sono un po' arrabbiato, ma l'abbiamo finito. E ovviamente abbiamo superato più 9.000 trofei grazie a questo gioco. 9.000, siamo 9.003, ieri erano 8.999, quindi 4 trofei oggi. Ovviamente Sappi che sto aspettando con amore poi il video sui platini. Grazie che me l'hai ricordato. Quando riesco a registrarlo lo faccio con molto piacere, credimi. Un bel argomento interessante, sì. Grazie Simo, lo farò. Dovrò fare più video. Aspetto ovviamente di avere la PS5 per avere questa cosa, perché a me è più comodo dalla PS5 vedere tutta la lista trofei. Qua qualcosa sparisce, insomma, non è proprio comodissimo anche se 4 vedere le cose. Non è proprio comoda come la 5, è più lenta tra l'altro. Cioè, quando mi torna a 5 ci lavoro, sarà un po' di video. Ci vediamo lunedì? Sì, perché domani mattina gioco Neverwinter, ma gioco con un mio amico in privato, vediamo se riusciamo a fare qualche partita insieme. Ragazzi, spero di sì, veramente, perché è stata proprio intensa. E mi ha fatto bene oggi, sono proprio contento, ragazzi. Sono proprio contento e speriamo in bene, ripeto. Ok, ci vediamo allora. Jack, stavo continuando a leggere il tuo libro. Fare l'editore. Editore però deve essere in grado di pubblicare gli altri. Io posso correggere a chiunque, però il problema è che non posso pubblicarle io. L'editore piacerebbe a me fare l'editore, chiaramente, ma già non ho un editore mio. Domani passo in live. No, domani non faccio la live, scusami Leonardo. Proviamo solo insieme a un mio amico se riusciamo a fare party su Neverwinter. Non è nulla che merita di essere messo in live. Facciamo una piccola prova per vedere se riusciamo a giocare insieme. E non so come si fa a vedere se riusciamo a invitarci. No, grazie Xinka, è veramente bellissima questa cosa che mi stai dicendo. Questo è vero, Sì, mi piacerebbe, però io ricordo che sto ancora imparando. Non sono ancora al massimo potenziale da scrittore. Però mi piacerebbe veramente tanto. E grazie di cuore, ci vediamo lunedì. Ringrazio Xinka che non ha fatto la diretta, ha passato tempo con me, che oggi potrebbe benissimo farsi una diretta sul suo canale. Sì, hai ragione Leonardo, ieri poi non sono venuto perché ieri alla fine è saltata una cosa. Ok, va bene. Grazie di cuore. Alla prossima, grazie mille, buon weekend, buon fine settimana. Buon weekend, alla prossima. Ciao. Arrivederci, addio.